Buonasera a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Con me c'è Joel di Europa Antica. Bene, Joel questa sera sarà il nostro Brenno che guiderà le armate, le armate dei Celti in questa scoperta. Vogliamo parlare appunto dell'arte della guerra dei Celti da un punto di vista ovviamente delle armi, delle tecniche, ma anche dal punto di vista sociale per capire effettivamente chi era il guerriero celta, come si è evoluto nel corso della storia e vedere anche soprattutto il contributo che ha dato alla storia militare antica. Quindi lascio la parola a Joel di presentarsi. Grazie. Intanto, Gianluca, ti ringrazio dell'opportunità, mi fa molto piacere, essere tuo ospite e di parlare di un tema che, mi è così caro. Io, ho sempre amato la cultura celtica e la storia militare e, già un po' di anni fa ho iniziato a lavorare e a scrivere a riguardo. Colgo subito l'occasione e per mettere le mani avanti, perché tu giustamente quando mi hai contattato mi hai parlato di una mia pubblicazione di parecchio tempo fa, che era I Celti l'arte della guerra, edito dal Cerchio, che è qualcosa che credo, penso sia ritirato dal mercato adesso, e questo anche perché per mia volontà, perché mi ha fatto tanto piacere, sono stato molto fortunato a riuscire a esordire con quel testo, però è una pubblicazione che è un po' acerba, ci sono qualche piccolo refuso, qualche piccola imprecisione e infatti ho ovviato al problema con una pubblicazione però esclusivamente in lingua inglese che è Celtic Warfare e che diciamo che è una versione di questo mio vecchio testo sotto steroidi, nel senso che ho fatto ampliato, approfondito e migliorato. Ora, al di là di questo, saltando subito in media res, ecco, parlando dell'arte della guerra e delle popolazioni celtiche, io mi sono dedicato all'argomento perché secondo me è una delle realtà meno comprese in assoluto soprattutto nell'ambito della manualistica e dei testi divulgativi, e in particolare in Italia. E questo perché siamo legati molto a uno stereotipo, che è lo stereotipo del barbaro, e la cosa comica per certi versi è che è uno stereotipo che non ci siamo inventati da soli, noi contemporanei, ma che in un certo senso deriva da una lettura epidermica degli stessi classici. E questo perché? Perché il rapporto tra il mondo classico e il mondo celtico, per essere precisi il mondo gallico, in prima battuta è traumatico, è traumaticissimo. È traumatico per i romani, e ricordiamo tutti insomma il sacco di Roma di Brenno del 386, mi raccomando 386 data polibiana, non il 390 della datazione varroniana che diciamo ormai non è più considerato valido, e traumatico per il mondo greco perché nel 279, 280, 279, dopo una serie di scontri che già c'erano stati sulla frontiera con il Regno di Macedonia, c'è la famosa grande spedizione in Grecia, che è qualcosa che sconvolge tutta la Grecia e che porta addirittura alla fondazione di un regno celtico in Turchia, nei pressi oltretutto di quella che è Ankara, proprio nel cuore della Turchia. Ecco, quindi insomma i primi contatti tra il mondo classico e i Celti non sono propositivi, ecco, sono abbastanza violenti e questo il mondo classico lo interiorizza talmente tanto che noi abbiamo uno stilema che parte addirittura ancora prima rispetto al mondo romano e al mondo greco, nel mondo etrusco, che è quello della celtomachia, che poi verrà replicata in ambito greco con lo stilema della galatomachia, che è sostanzialmente la stessa cosa, un guerriero etrusco o greco a seconda, solitamente a cavallo, che affronta un gigantesco baronudo, che è il guerriero celta. Ora, quando una realtà diversa dalla propria si relaziona, ne parlavamo prima, in altri contesti, prima che cominciasse la live, quando una realtà altra si relaziona in maniera aggressiva, sono gli elementi discordanti
che nell'aggredito vengono esasperati nella sua cronaca, nella sua percezione. È chiaro che se lo straniero arriva a casa a riempirti di botte, tu non hai tempo di cercare i punti in comune, anzi non li vuoi nemmeno trovare i punti in comune, ma vuoi esasperare l'alterità, possibilmente un'alterità negativa, visto che è qualcuno che ti sta riempiendo di botte. Ed ecco che il guerriero gallico nell'immaginario classico è una bestia, è un animale, è semiferino, è nudo appunto, e vedremo come questo aspetto, che non si collega a un altro filone che è quello della nudità eroica, ma appunto è una nudità ferina, perché insieme alla nudità abbiamo i capelli che sono portati all'indietro, arricciati come quelli di Panne dei satiri, viene scritto nelle fonti, abbiamo il volto animalesco in alcune terracotte greche, le dimensioni enormi che avvicinano ai mostri del mito, tant'è che secondo una delle tante tradizioni del mondo greco i Celti sono figli della ninfa Galatea e di Polifemo, che è un mostro, che è un ciclope appunto. Quindi ecco, abbiamo tutti questi aspetti. Per Tito Livio i Galli che sconfissero i Romani sull'Allia sono proni a schiamarsi versi senza senso, sono una stirpe prona a schiamarsi a versi senza senso. E ancora Livio ricorderà, metterà in bocca a Furio Camillo nella battaglia dei Colli Albani, una battaglia per inciso probabilmente non è mai avvenuta, ma che si sono inventati per dare a Camillo un secondo trionfo sui Galli prima del pensionamento, tra virgolette. Ecco che Tito Livio mette in bocca a Camillo una frase, non con Latini e Sabini, che una volta sconfitti possiamo renderci amici da nemici, ma con bestie feroci stiamo per incrociare il ferro, o loro avranno il nostro sangue o noi il loro. E quindi ecco, è l'alterità totale. Ora, Se posso, quasi uno scontro di civiltà con Roma, Greci, il mondo delle città, invece è proprio il barbaricum. il barbaricum, il catacomas, appunto come dicono i greci, i Galli vivevano catacomas, sparsi nella campagna. Ma ripeto, ecco, è una... questo è quello che abbiamo quando l'impatto è brutale. Poi se aspettiamo un paio di generazioni, i Galli diventeranno dei personaggi un po' curiosi che però fanno degli ottimi prosciutti, un'ottima birra, quindi cambierà molto quando ci sarà terreno comune, ma quando non c'è terreno comune chiaramente sono alieni, sono mostri, e il guerriero celta, e col guerriero celta non si può avere terreno comune, perché appunto arriva il guerriero gallico, il guerriero lateniano, arriva e sconfigge, è alieno, ma soprattutto è bestiale, barbarico. Ora, in realtà, se vogliamo andare a guardare la realtà dei fatti, in questo l'archeologia ci aiuta molto, quando i Celti di cultura laten, e quindi ritorno a usare il termine Galli per essere... Ecco, io cerco di fare un piccolissimo inciso. La differenza tra Celti e Galli è, da un punto di vista terminologico, è un vero e proprio ginepraio. Perché c'è l'accezione dei classici e c'è l'accezione degli storici contemporanei e degli archeologi contemporanei. Sono spesso accezioni diverse. Cesare scrive ipsorum lingua celta e nostra Galli appellantur, nella loro lingua si chiamano Celti, nella nostra Galli, e questo ci fa pensare a una sovrapposizione, quindi, che in una certa misura è corretto. Però in ambito storico, parlando della storia contemporanea, il termine Celti ha un'accezione più ampia. Per Celti si intendono tutte le popolazioni di lingua celtica, quindi i Galli, quei Celti che vivevano in Nord Italia, in Francia, parte della Germania, parte anche dei paesi dell'est, e i Celtiberi, che vivevano in Spagna, e i Britanni, che ricordiamo i romani non chiamano mai Celti, eppure noi sappiamo che parlavano una lingua celtica, quindi li comprendiamo, gli storici contemporanei li comprendono tra i Celti, i Gaelici, i Goideli, che parlavano anch'essi una lingua celtica, che vivevano in Irlanda, i Galati della Turchia, quindi vedi che sto
nominando tante popolazioni. E il problema non è solo geografico, ma anche cronologico. Noi prima della famosa calata gallica, che poi vedremo non è certo questa invasione di questa ondata montante, perché le ondate montanti, si parli di Dori, si parli di Galli, si parli di Germani, esistono solo nella storiografia del 1800, e ahimè anche in quella del primo Novecento, però ecco, dovremmo un po' dimenticarcele, le infiltrazioni sono sempre qualcosa di più complicato. Ecco, tornando a monte, c'è un problema cronologico anche, perché i Galli arrivano in Italia tra il V e il IV secolo avanti Cristo, ma noi sappiamo che in Italia c'era un'altra popolazione celtica prima, che era quella dei Leponzi, la cultura di Gola Secca, identificata archeologicamente come la cultura di Gola Secca, con la quale gli Etruschi avevano dei rapporti pare anche abbastanza buoni. Sono questi Celti lateniani, di cultura latena, questi Galli che arrivano e che destabilizzano un po' l'Italia, ma anche un po' tutta l'Europa. Quindi ecco che c'è un po' un problema terminologico. A complicare ulteriormente la questione c'è il fronte. Ho parlato degli antichi, ho parlato molto velocemente degli storici contemporanei, ci sono gli archeologi contemporanei che tendono, semplificando molto, a parlare di archeologia gallica per l'Europa occidentale, escludendo le isole ed escludendo la Spagna, e archeologia celtica invece per l'Europa orientale, per la Boemia, per l'Ungheria. Quindi purtroppo Celti e Galli cambia di significato a seconda della disciplina o del contesto nel quale stiamo utilizzando i termini. Scusatemi questo piccolo inciso, ecco, spero di non essere stato confusionario, però ecco, limitiamoci a dire questo, che Celti probabilmente è il termine con la quale questi popoli, una grossa fetta di questi popoli si identificavano, Galli è il termine con il quale i romani li identificano, appoggiandoci a Cesare, ma è importante ricordare che con Galli noi intendiamo quelli che arrivano tra V e IV secolo avanti Cristo in Italia, quelli di cultura latena, non della precedente cultura di Gola Secca, ad esempio in Italia, o della frangia occidentale della cultura di Hallstatt in Austria, dalla quale la cultura latena germoglia. Ecco, perché tutto questo excursus? Per dire che questi Galli, quando arrivano in Italia, non sono certo un elemento selvaggio, feroce, barbarico, inconsulto, magari avevano degli aspetti rituali legati alla guerra che potevano apparire così, ma da un punto di vista di strumenti e di efficacia, quando si presentano tra V e IV secolo sono una realtà qualitativamente superiore. E questo lo sappiamo, superiore da un punto di vista tecnico, per carità, qua non si parla di etnie superiori, ma di tecnica. Questo lo sappiamo perché determinati strumenti che questi guerrieri gallici utilizzano vengono adottati da tutte le culture con le quali entrano in contatto, praticamente da tutte le culture. È già di dominio comune anche nella Vulgata il fatto che i Veneti, i Reti, i Liguri avessero adottato la spada gallica, una cosa che si sa meno, questo probabilmente proprio per un po' di ritrosia, per la forma mentis dei classicisti. Dico, quello che si sa meno è che anche le popolazioni italiche, i romani stessi, assimilano la spada gallica quando entrano in contatto con i Galli. Tant'è che, al di là delle evidenze archeologiche, che ci sono e sono molte in ambito italico, umbro-sabellico in particolare, c'è un aspetto linguistico. In latino, spada si dice ensis. Il termine latino originario è ensis. A partire dal III secolo avanti Cristo, ensis comincia ad essere relegata al latino poetico, mentre arriva un altro termine, gladius, che lo troviamo la prima volta nel Gladiolus, che è una commedia di Plauto. Ecco, gladius non è una parola latina, o meglio, è una parola latina, ma nasce dalla corruzione di un termine gallico, cladios o cladimos, che vuol dire spada. Ora, se a un certo punto i romani cominciano a usare la parola gallica per indicare la spada, per dire spada normalmente questo è indicativo.
di una diffusione che, ripeto, il dato archeologico ci mostra presso in generale le popolazioni sabelliche. In ambito romano è un po' più difficile perché i romani molto presto, dato che hanno una realtà sociale che è geniale sotto certi punti di vista, loro non sovrappongono il guerriero al cittadino, no, il cittadino è un'altra cosa, è cittadino per tutta un'altra serie di motivi, non necessariamente perché è guerriero, non è una prerogativa dell'uomo libero essere guerriero, è anche guerriero ma non è la prerogativa più incisiva, e questo porta al fatto che i romani molto presto smettono di seppellire con un corredo militare, e quindi noi facciamo Però se fatica. posso, Prego, scusami, certo. comunque in sovranità pubblicana anche poi vediamo che l'esercito è fatto dalla classe di censo, vediamo che comunque la piena cittadinanza appartiene al cittadino, anzi io nel mondo greco-romano vedo doppiamente questo legame fra cittadino e guerriero. Il cittadino deve servire nell'esercito, non necessariamente solo il cittadino, però i romani molto presto cominciano ad avere un 50% delle loro forze che è costituito da truppe alleate, ma il romano non si riconosce il suo ruolo istituzionale di romano non è in maniera identificativa e diretta quello di combattente. Mentre l'uomo celtico, l'uomo gallico perlomeno, questo lo sappiamo che da studi comparati, se non porta l'arma al fianco, significa che è uno schiavo, anche nella vita di tutti i giorni. Questo nel mondo romano non esiste. I romani sottolineano, ad esempio, parlando dei Celtiberi, un rapporto quasi, poi i Celtiberi sono una realtà particolarmente feroce sotto certi punti di vista, ma un rapporto quasi maniacale con le armi. E questo il romano non ce l'ha. Il romano è cittadino, in quanto cittadino non può essere torturato, determinate pene non gli possono essere comminate, cioè è una figura molto a 360 gradi, tant'è che quando entra nell'esercito, quando serve nell'esercito, deve recitare il sacramentum, il suo pater familias diventa in una qualche misura il suo comandante per il periodo in cui serve, cioè ci sono tutta una serie di operazioni che il cittadino romano fa, che oltretutto sono operazioni che hanno un che di religioso, di sacrale quasi, quando trasla dal civile al militare, che mostrano come nella vita di tutti i giorni lui non si concepisca come un guerriero, mentre nell'ambito, non solo nell'ambito celtico in realtà, ma nell'ambito di molte realtà indoeuropee, questo è abbastanza una costante. E questo si rispecchia molto dal corredo che viene posto nella sepoltura. In ambito romano appunto è una cosa che scompare abbastanza presto, io credo addirittura intorno al sesto, se non prima addirittura, perché poi c'è tutto il problema di identificare determinate sepolture come romane o meno, però ecco, noi successivamente al VI secolo avanti Cristo troviamo spade nelle sepolture delle realtà sabelliche. Tant'è che il professor Tagliamonte, quando identificò tutta una serie di spade galliche nei santuari sannitici, ed erano evidentemente prede di guerra catturate da nemici durante le guerre sannitiche con Roma, e il professor Tagliamonte arrivò a 99, non arrivò a 100. Lui disse: sono evidentemente prede di guerra sottratte ai soci italici dei romani. Ma perché non dire romani? Perché effettivamente non ci sono sepolture romane con spade, mentre sepolture di sabelli, anche i Sanniti sono sabelli, però ecco, di Sabini, Umbri, Piceni, con spade galliche ce ne sono fino al terzo, credo. Ecco. Ma questo mi chiedo, può essere per la politica, che immagino, penso ad Atene, penso a Roma, è il cittadino che chiamato diventa guerriero, invece in realtà politiche più verticali come quella dei Celti abbiamo il maschio, diciamo, possiamo dirlo senza offendere nessuno, è prima di tutto il guerriero, non vuol dire guerriero essere cittadino, invece nel mondo greco-romano cittadino all'occorrenza diventa guerriero. Può essere per un Assolutamente, no, fatto... assolutamente. Assolutamente. Ok. E,
Tornando al discorso, poi perdonatemi tanto se divago, scusami, Ah, va, Gianluca, con bastonami e piacere. fammi rimanere Siamo nella qui per approfondire. la strada. Ecco, sappiamo appunto che dopo i primi contatti con i Galli, la, la spada, la Latem B, viene adottata un po' da tutte le popolazioni della penisola. Lo scudo, il Tyreos, lo scudo a manopola, che è di origine etrusca, ma che intorno al VI secolo il mondo centro-italico abbandona non del tutto, ma quasi del tutto in favore dell'aspis, dello scudo plitico dei greci, viene reintrodotto in maniera massiccia. Quindi ci sono elementi della panoplia gallica, esatto, ecco qua un Tyreos e una spada gallica, questi elementi vengono reintrodotti questo lo sappiamo anche dai bronzetti e dalle raffigurazioni romane, ecco, noi non potendo, per l'ambito romano, non potendo appoggiarci su spade ritrovate nelle sepolture, ci appoggiamo molto all'iconografia e abbiamo tutta una serie di rappresentazioni di guerrieri centro-italici, alcuni possiamo definire con una certa sicurezza guerrieri romani, che tra il quarto e il terzo vengono rappresentati con la spada fissata al fianco destro, che ricordiamo fino ad allora invece veniva portata secondo la moda greca con il balteo e fissata a sinistra, e raffigurati con il Tyreos, con lo scudo a manopola, oltretutto il modello piatto, che è il modello più semplice, che è il modello che aveva goduto di grande popolarità nel mondo gallico. Allora, se una realtà è barbarica e selvaggia e poco articolata in ambito nelle sue espressioni militari, perché adottarne gli strumenti? Forse vuol dire che così poco articolata, così primeva, non era. Dobbiamo anche considerare questo, ecco, l'immagine della grande calata gallica, Belloveso che arriva portandosi appresso mezzo mondo e come una marea montante invade la pianura padana e pochi anni successivi il sacco di Melpo, le altre popolazioni galliche, i Boi, i Lingoni, i Cenomani che arrivano, sì, ma ecco, come dicevo, non immaginiamoci queste maree montanti, queste infinite distese di profughi armati che arrivano. No, Non immaginiamoci siamo al delle 1° settembre 1939 con la Germania che invade la Polonia, ecco. ecco, no, Molto più lento, assolutamente. molto. Ma immaginiamoci delle piccole bande guerriere, perché nell'antichità le modalità di diffusione culturale, le modalità insediative, seguivano un pattern che era abbastanza comune un po' per tutti. Si parla, il mondo greco identifica una modalità che chiama primavera sacra, il ver sacrum, che attribuisce in realtà agli italici, e che poi vedremo che appunto è comune un po' presso tutte le culture dell'età del ferro. Hai una realtà che per motivi economici, produttivi, si trova ad avere più bocche da sfamare di quante ne riesce a sfamare con i campi e le greggi che ha, al che sacrifica ritualmente, forse in antichità lo facevano davvero, ma io questo non credo, sacrifica ritualmente una classe d'età maschile alla divinità della guerra, e ciò significa che quando questi maschietti, nati tutti in un determinato periodo, raggiungono la maggiore età, gli mettono un'arma in mano e gli dicono: figlio mio, vai a cercare una nuova patria, perché qua non c'è trippa per gatti. Queste piccole bande si muovono, si spostano cercando nuovi luoghi dove insediarsi. Le popolazioni sabelliche, ad esempio, la gemmazione delle popolazioni sabelliche partendo dal nucleo umbro è questa: noi abbiamo cippi con la scritta Sab, Saf, Safineis, Sabineis, li troviamo un po' dappertutto, dall'Abruzzo fino alla Campania, alle Marche, che mostrano appunto il diffondersi del gruppo sabellico, ma appunto tramite questi piccoli gruppi di migranti, uomini, ma maschi per lo più. Ecco, queste realtà si spostano, cercano una nuova patria, devono cercarla, perché se no muoiono, e devono anche essere molto bravi a menare le mani.
sempre perché se non sono bravi a menare le mani, muoiono, visto che sono dei gruppi che si muovono e non hanno altra fonte di sostentamento per forza di cose se non il brigantaggio o il mercenariato. Quando trovano un posto dove insediarsi che trovano profittevole, perché la popolazione locale è ben disposta, perché la popolazione locale, nei casi migliori per i locali, perché la popolazione locale ha bisogno di gente capace di menare le mani, nei casi peggiori per i locali, perché questi che sono bravi a menare le mani arrivano, riempiono di botte una porzione dei guerrieri locali e si insediano con un ruolo preminente, diventando il nuovo modello culturale e quindi acculturando la popolazione locale. È quello che è successo in Emilia con i Gallipoli, né più né meno. Abbiamo delle realtà necropolari come Monterenzio che mostrano evidentemente le sepolture dei Celti e le sepolture degli Etruschi anche dopo l'insediamento gallico, e come però ci sia a un certo punto una fluidità sociale tra questi due gruppi. Ma è chiaro, cioè, se prima si chiamava Etruria Padana e poi la chiamano Gallia Cisalpina, un buon motivo ci sarà. Ecco, appunto, quindi immaginiamoci una gemmazione di questo tipo. Vi più, quindi, questi gruppi, se devono la loro sopravvivenza alla loro capacità militare, dovevano ben essere bravi a menare le mani, anche perché quelli che non erano bravi scomparivano, si spostavano e poi a un certo punto morivano, si scomponevano. Trovavano dei locali che erano più bravi di loro a picchiare e terminava qui. Quindi ecco una realtà altamente militarizzata, perché proprio la sua natura è questa, e che arriva con degli strumenti che sono da un punto di vista tecnico particolarmente buoni. Il Tyreos Se è posso uno farti una scudo. domanda, Certo, scusami. Che, certo. allora, prima innanzitutto sono andato a fare un ringraziamento. Le foto che vedete fanno parte di due gruppi di rievocazione, che sì, io e Joel facciamo parte di gruppi differenti di rievocazione storica. Il primo è Terra Taurina, che saluto, e il secondo sono gli Arpenex della Val d'Aosta, e questo che vedete è Viro di Terra Taurina. Ma la mia domanda è, innanzitutto, come possiamo immaginarci questi gruppi che vanno? Che quando abbiamo preparato la scaletta della live, io avevo diviso, tra virgolette, in aristocratici, comunque gente che comunque ha più mezzi per poter fare una guerra. Diciamo, una spada di solito è un elemento costoso, quindi che possiamo raffigurare un aristocratico. Uno scudo, un approccio di armatura, casomai campaniforme tipo di Alstat, e poi ci sono anche, diciamo, gli altri, quelli che si aggregano, che a mio avviso partiamo tutti quanti, partono quelli che sono ben messi di mezzi, ma partono anche i poveracci che sono armati con armi che sono, come dire, un po' più venatorie da caccia, ma all'occorrenza possono anche far male. Guarda, allora, ecco, questa realtà, a mio avviso, c'è, si manifesta, ma è qualcosa che si manifesta o in casi eccezionali o in un altro momento cronologico, ma si manifesta più avanti. Nel V secolo avanti Cristo, noi viviamo ancora una realtà dove la guerra viene fatta da gli appartenenti a una specifica classe sociale, ed ha un che quasi di sacrale, così come è un'operazione sacra quella del contadino che zappa la terra e semina, è un'operazione sacra quella del combattente, e è un'operazione sacra vieppiù quella del sacerdote. La famosa tripartizione, Dumezil parlò di tripartizione indoeuropea, in realtà anche qui, se facciamo un passaggio successivo, ci rendiamo conto che è una tripartizione che è comune a tutte le culture che diventano un po' complesse, avere i sacerdoti, i guerrieri e i produttori. Ora, nel V secolo, noi in ambito celtico non abbiamo ancora una realtà che è così articolata da poter produrre un contesto militare particolarmente variegato, se non in momenti eccezionali per momenti eccezionali intendo, avviene qualcosa di inaspettato che obbliga tutta la comunità a mobilitarsi per un pericolo incredibile, qualcosa di appunto di non comune. Ma normalmente in una realtà come quella del Quinto
Intanto la guerra è espressione di piccoli gruppi che sono diventati dei professionisti della guerra perché se no sono scomparsi, e in quanto professionisti possono permettersi, hanno accumulato esperienza e conseguentemente anche risorse per la migliore espressione da un punto di vista di equipaggiamento che la loro cultura può produrre. E Quindi scusami, Versacrum, una classe di guerrieri che possiamo dire migra, va a cercare un nuovo territorio, ecco, i secondi geni, i terzi, quarti. sì, 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 dobbiamo immaginarci, guarda, il parallelo migliore secondo me è con i figli cadetti. Ecco, i Ok. figli cadetti del Medioevo. Ehm, Anche perché in ambito celtico questa, sottolineato, a queste bande che si muovevano poi, una volta che trovavano il posto dove insediarsi, faceva specchio, e questo lo sappiamo anche appunto dal dato archeologico della diffusione di stilemi comuni in parti diverse della Celtiché, che però sono collegate perché sono la madrepatria del gruppo di partenza. Abbiamo in Boemia e in Emilia-Romagna, nello Champagne e presso le terre dei Cenomani, per capirci. Abbiamo evidenza che un contatto si manteneva. Quindi la banda guerriera che parte, poi scrive a casa e fa seguito poi un flusso molto più lento di elementi invece di veri e propri nuclei familiari che si spostano perché c'è terre di nuove opportunità. Ecco, c'è anche questo per carità, ma tornando all'aspetto militare, la guerra o è espressione di queste piccole bande armate che si spostano e quindi cercano un nuovo posto dove esprimersi, o è abigeato. Devo andare a rubare le vacche dal vicino. Ed è un adesso c'è chi ha parlato di guerra ritualizzata, è esagerato secondo me, ma non c'era, non esisteva, non abbiamo delle realtà sociali che possono esprimere un concetto di guerra che prevede la mobilitazione di una comunità, la conquista di nuovi territori che entrano a far parte di un'ipotesi protostatale. Tutto questo non c'è nel V secolo. Ricordiamoci che le realtà celtiche che per motivi di isolazionismo restano congelate al V secolo, come l'Irlanda appunto, eh, esprimono nei loro poemi epici esattamente questo stato dell'arte. Il poema epico mediterraneo per eccellenza qual è? L'Iliade, L'Iliade. no? Ecco, ed è una guerra per una donna, per carità, beh, la guerra che contrappone la Grecia alla città-stato di Troia, con le mura imponenti che sono state costruite dai ciclopi. Il poema epico per eccellenza del mondo celtico, che si esprime in Irlanda, è il Tyne Bow, e il Tyne Bow è la storia di una regina che litiga col marito perché il marito perché devono decidere chi è più ricco dei due, e salta fuori che il marito ha un capo di bestiame in più di lei, che è un toro anche bellissimo, e allora questa fa partire una guerra dal Connacht, con Nacta all'epoca, per andare nell'Ulaid, l'Ulster di oggi, a rubare una mucca. Ed è la guerra tra in realtà due tribù, due piccole tribù, ma proiettata da questi due regni irlandesi per un furto di vacche. Ecco, insomma, questo ci dà l'idea di che cos'era. Dobbiamo immaginarla quasi, non dico uno sport a livello della caccia, ma qualcosa che è appannaggio della nobiltà. Noi vedremo tutta una serie di strumenti che diventano funzionali per una guerra combattuta con risorse relative e con un addestramento relativo, noi lo vedremo molto dopo in ambito celtico. Le armi in asta, che sono l'arma per eccellenza del non professionista, se vengono utilizzate soprattutto in coppia con uno scudo, le aste da urto verranno molto dopo. Il guerriero celta in questo momento ha la spada, che è un'arma manesca, oltretutto molto duttile, perché ecco, è relativamente corta,
noi abbiamo anche qui l'immaginario, ci ha portato, immaginava a dipingerci questi guerrieri celtici con questi spadoni lunghissimi. In realtà queste spade molto lunghe arriveranno in epoca molto tarda per la cavalleria, e quelle per la fanteria, che non saranno, comunque non saranno poi così lunghe, arriveranno lo stesso dopo. Ma la spada, la Ten B, ecco, se le Laten A poi addirittura sfuggono a qualunque tipo di standardizzazione, comunque le Laten B sono, un attimo, ecco qua, Okay. sono delle armi di 60 centimetri di lama. Io sono seduto su una sedia e riesco a farvela vedere praticamente tutta. Sono 60 centimetri di lama, non è una spada gigantesca, è addirittura è qualcosa di molto maneggevole, e anche con una cuspide accentuata. Lo spadone del barbaro, che è utile solo per tirare fendenti, lo vedremo con la Ten C, con una certa tipologia di Laten C, ma si parla della seconda metà del III secolo a.C. Nel quinto, nel quarto in particolare, la spada gallica è uno strumento ottimo, assolutamente. Ecco, tornando a monte, scusatemi, opera. Allora, cosa vediamo? Quindi una realtà che ha un equipaggiamento che è particolarmente performante, e alla spada e allo scudo accompagna principalmente le armi da getto. E l'arma da getto, di nuovo, è uno strumento che o fa parte di chi fa guerriglia, dello schermagliatore, del fante leggero, ma se invece è utilizzata da un guerriero che ha uno scudo e una spada, è l'arma che è propedeutica a quell'approccio allo scontro che poi i romani, che sono geni da quel punto di vista, confezioneranno e renderanno, affineranno e renderanno l'approccio vincente di tutto l'Evo antico, che è quello che gli inglesi chiamano shock and charge. Shock è il lancio di arma da getto, di giavellotto, possibilmente pesante, possibilmente specializzato, seguita dalla charge, dalla carica. Quindi tu scagli a 30 metri una salva di giavellotti contro il nemico, salve quarta dimensione, e mentre il nemico ancora si sta riavendo dalla salva di giavellotti che avrà scompaginato la sua formazione, ti getti contro di lui con la spada alla mano. Per fare questo, però, devi essere addestrato. Non è qualcosa che si può fare se non hai una perizia schermistica. Soprattutto ricordiamoci questo, la spada, mentre di nuovo la lancia e i fitti, le fitte formazioni di lance, poi quelle di picche che vedremo con i macedoni, con le sarisse, appunto, sono delle realtà che necessitano un'ottima coordinazione, un'ottima coesione, ma non necessitano un'abilità marziale, assolutamente. E invece l'uso della spada necessita un addestramento, un addestramento marziale, bellico, Devi saperlo usare. Esattamente, è qualcosa di complesso. In questo periodo il guerriero celta, il condottiero, ecco, celta per eccellenza, immaginiamoci il personaggio che magari capitanava questa armata Brancaleone che si muove in cerca di nuovi territori dove affermarsi, magari era su un carro. Il carro da guerra, che è un elemento che i Celti abbandoneranno in realtà già intorno al III secolo, in realtà iniziano ad abbandonarlo nel continente, rimarrà nelle isole perché appunto là c'è il conservatorismo. Qui però è elemento distintivo del guerriero, del condottiero, che da questo carro il condottiero lancia i suoi giavellotti. Quando ha terminato i giavellotti scende dal carro, combatte a piedi, un po' come gli eroi omerici, ecco, potremmo dire. Dobbiamo considerare infine anche un altro aspetto, che è quello che spinge a questo processo di gemmazione. La primavera sacra non intesa solo come necessità per un problema produttivo nel quale incappa la comunità, ma come frutto di una frammentazione sociale, perché ricordiamoci che la cultura Laten germoglia dalla cultura Hallstatt, dalla cultura di Hallstatt,
nasce la cultura di Latene germoglia dalla cultura di Hallstatt nel V secolo avanti Cristo, e della frangia occidentale della cultura di Hallstatt, e il cambiamento che noi notiamo immediatamente è una frammentazione dei vertici. Mentre la cultura hallstattiana nelle sepolture mostra una figura di rilievo, nei vari insediamenti chiaramente, non è che c'era un re di tutta la cultura di Hallstatt, no, nei vari insediamenti vediamo una sepoltura che si discosta molto dalle altre per corredo molto ricco, che viene indicata come sepoltura del re sacerdote, si ipotizza una figura con caratteri sia politici che sacrali. La cultura lateniana, il passaggio verso la cultura lateniana, che per carità non è una cesura, è graduale, mostra in contrapposizione con questa sepoltura singola la presenza di più sepolture con dei corredi che sono, da un punto di vista di opulenza, analoghi, paritetici gli uni agli altri, e oltretutto con delle caratteristiche spiccatamente militari. Quindi noi abbiamo delle realtà dove gli insediamenti prima erano diretti da un singolo, che probabilmente aveva appunto sia caratteri politici di re, sia caratteri sacri, sacerdote, e poi a un certo punto iniziamo a vedere invece 5, 6, 7 figure che sono tutte ricche allo stesso modo e sono tutte guerriere. Questo chiaramente provoca delle forze centrifughe, porta a una frammentazione, perché chi è che comanda? Chi è che decide di comandare? A intervalli regolari noi abbiamo alcuni di questi elementi che decidono di andare altrove per fondare il loro gioco, ecco, insomma, non giocare al gioco di qualcun altro. Ma questo è generato anche dal fatto che abbiamo questa differenziazione sociale che noi non sappiamo esattamente da cosa è stata prodotta, secondo alcuni da contatti, almeno questo possiamo dirlo analizzando la cultura materiale, da contatti con il mondo scitico. Perché ecco, c'è diverse forme d'arte che tra Hallstatt e Laten, con il principiale della cultura latiniana, si affermano, che evidentemente sono debitrici della cultura delle steppe. Le culture delle steppe sono abbastanza mobili e turbolente di loro, quindi ecco, non è poi peregrina magari come idea. Ma se posso, già Ora, solo i pantaloni fanno pensare a un certo, innesto delle steppe. esattamente, ecco, infatti le prime brache noi le vediamo con la cultura lateniana effettivamente. Il celta hallstattiano, e anche lì poi è molto difficile capire quale hallstattiano è celta e quale invece è lirico, quale invece addirittura forse è venetico, insomma non è facilissimo, perché ecco, ricordiamoci che la cultura di Hallstatt è similmente ad altre realtà come la cultura dei campi di urne, come la cultura proto-villanoiana, si parla di grandi macrosistemi di culture materiali, dove magari all'interno c'era gente che parlava lingue diverse, però avevano bene o male degli strumenti analoghi, e quindi noi tendiamo a metterli insieme all'interno di un unico sistema. Però appunto quando si parla di Celti si tende, in ambito hallstattiano, si tende a parlare della frangia occidentale della cultura di Hallstatt, mentre quella orientale si tende a legarla di più con il mondo illirico. Se posso farti una domanda, così Certo. casomai in questo argomento lo diciamo adesso e poi tanto sarà un continuo. Abbiamo parlato della spada, parliamo dello scudo, del Turios, quali sono le sue grandi, innovazioni che porta. E ricordiamolo, quando i Galli adesso stanno entrando nel V secolo, gli Etruschi e i Romani hanno un armamento che possiamo dire, tra virgolette, "oplitico", quindi hanno l'aspis, hanno la lancia da urto. La Parliamo dello maggioranza, scudo. ci Certo. saranno sempre elementi, questo lo sappiamo dai riferimenti della falange serviana, ma anche dall'iconografia, vi saranno sempre elementi all'interno degli eserciti etruschi, per assurdo in particolare in Valpadana, negli eserciti romani che avranno il Tyreos, però per un discorso proprio sociale, il Tyreos nel V secolo è diventato lo scudo delle classi meno abbienti, dei fanti di supporto, delle riserve. Il guerriero vero e proprio è l'oplita, ma perché il mondo greco fa scuola. I greci sono questa realtà magnifica che viene da Oriente, è il popolo della cultura, è il popolo della scienza, è il popolo degli dei, è il popolo delle leggende. Il mondo il mondo etrusco in realtà si pone in contrapposizione, ma
perché già prima in realtà ha assimilato e ha accettato un influsso orientalizzante. Il mondo greco fa scuola, è canonico, potremmo dire che è per moda, potremmo dire, però insomma di fatto sì, il guerriero per eccellenza italico, etrusco, latino-falisco è un oplita. E il problema dell'aspis, perché ricordiamolo, il termine corretto è aspis, non oplon, perché opla in greco sono le armi, non è lo scudo. Il problema dell'aspis è che è uno scudo che protegge molto, ma è imbracciato, è fissato al braccio, è impugnato qui, ma è fissato anche all'avambraccio e quindi consente poco spazio di manovra e poco movimento, ma anche perché è concepito per formazioni molto serrate, che sono delle realtà molto coese, con le lance spiegate. Abbiamo una E tifoseria da stadio questa sera. per carità, mancherebbe, saluto. Grazie, grazie mille, grazie. Ecco, il Tyreos ha l'enorme vantaggio, essendo a manopola, di essere incredibilmente duttile, sia da un punto di vista difensivo che da un punto di vista offensivo. Ora, l'aspetto offensivo, che qua lo vediamo benissimo in questa immagine che hai messo, no, dove viene portato un colpo di taglio, con quella di prima. Ah, Quella scusami, del qua volevo far guerriero. vedere la manopola Ah, orizzontale che si manopola, certo, vede. sì, certo, all'interno, com'è Mhm. tenuto, giusto, perché si sappia che è tenuto a manopola. Ecco, nell'immagine precedente si vede benissimo come viene portato il colpo di taglio, il colpo a ghigliottina si dice, no? Ecco, come un tirapugni, viene verticalizzato sul braccio e poi ciao Stefano, e poi viene usato come un tirapugni sostanzialmente. E invece, ecco, al di là di questo aspetto, che in realtà se ne parlava molto poco, però ecco, siamo partiti, i primi che l'hanno portato alla ribalta in ambito sperimentale, va detto, sono i membri dell'Istituto Ars di Micandi, che è una realtà italiana che ha lavorato molto nell'ambito della marzialistica. Ma è una cosa sulla quale hanno lavorato anche i francesi già negli anni 2000, ricordo. Ed è una cosa che colpisce di più, perché nell'immaginario lo scudo è fatto per difendersi, io cavoli, ma serve anche per attaccare e non solo per portare colpi di umbone proprio con il bordo di taglio. Ecco, al di là di questo però, che è una cosa molto affascinante, ma ormai insomma è stata detta in tutte le salse, secondo me in realtà uno degli elementi più importanti è che, essendo impugnato e non imbracciato, come fatto vedere prima, da un punto di vista difensivo può estendere e raccogliere il cono di protezione. Per cono di protezione si intende l'area che scherma il corpo dagli attacchi del nemico. È chiaro che se io riesco a estendere il mio braccio in questa maniera e ad avere lo scudo qui, l'area che il mio scudo, anche se piatto, come era piatto il Tyreos gallico, riesce a proteggere, è di un certo tipo. Se lo raccolgo accanto al corpo, se lo ammortizzo sulla spalla, è di un altro. E se io continuo a giocare in questa maniera, estendendo e raccogliendo, creo degli effettivi problemi all'avversario, perché lui non ha un senso della misura, cioè può calcolare il senso della misura sul mio scudo, ma gli diventa un problema calcolare il senso della misura sul mio corpo, che è il suo bersaglio effettivo. Ma ecco perché nelle realtà di Tyreophoroi, di combattenti con il Tyreos, insieme all'arma manesca noi abbiamo l'arma da getto, perché l'arma da getto è un elemento importante non solo perché colpisce da lontano, per carità, va a caricare lo scudo dell'avversario se si pianta su di esso, ma soprattutto vedremo con modelli di armi da getto, ancora prima del pilum romano. Noi abbiamo il pilum, in realtà nasce nel mondo etrusco, che non a caso è il mondo che partorisce per primo il Tyreos, ma avremo in ambito celtico, nella Gallia Narbonese, nel V secolo, ma già in età hallstattiana, in realtà già nel VI, verso il tardo Hallstatt, avremo un altro strumento che è il gaesum, che i romani chiamavano soliferrum o soliferreum e i greci olosideron, è la stessa cosa, vuol dire fatto solo di ferro, che è sostanzialmente un tondino di metallo, una gorbia lunghissima, 2 metri, ci sono modelli solitamente abbastanza lungo, dei giavellotti enormemente sottili, interamente di metallo, che hanno uno scopo preciso, che è quello di
fungere da disinnesco del Tyreos, perché colpiscono lo scudo, ma essendo di metallo e così sottili, lo attraversano tutto e anche se vengono parati, colpiscono il corpo del guerriero che tiene lo scudo, che si protegge. Quindi ecco che vediamo come strumenti portano alla nascita di altri strumenti e si crea una situazione di E questo tipo. soprattutto se non fai fuori il guerriero, lo scudo diventa inutilizzabile perché hai una sbarra di 2 metri nel tuo scudo. Assolutamente, E la assolutamente. scherma antica è una scherma che si basa con spada e scudo. Certo, assolutamente, ecco, considerate questo, ecco, e chi, è abituato, e questa è una cosa, questa detta e stradetta, una cosa che avrete notato è che la spada gallica, anche Gladio Romano, non ha la crociera, cioè vedete bene l'Elsa, l'Elsa non ha una crociera, non protegge la crociera è quella cosa che nella spada medievale appunto protegge la mano, poi avremo, beh, in ambito rinascimentale la coccia addirittura, ecco, però ecco, le spade dell'età del ferro tendono a non avere la crociera, oppure a volte hanno delle crociere molto abbozzate come alcuni xifos greci, Ecco, perché? Perché la spada non era concepita per parare. Non ci si aspettava di dover far ferro contro ferro, spada contro spada. Questo anche perché la qualità del metallo era diversa rispetto agli acciai che abbiamo nel Medioevo, ma anche perché mentalmente si arrivava da una realtà che era quella dei periodi precedenti con le spade in bronzo, dove vie più non si usava la spada in bronzo per parare, per carità, perché se 2 spade in bronzo che cozzavano una contro l'altra sarebbero spaccate probabilmente molto velocemente entrambe. Quindi lo scudo è un elemento che è fondamentale. Senza la spada te la cavi ancora, senza l'arma manesca te la cavi ancora, senza scudo muori perché non puoi difenderti. Poi ecco, questo lo dico sempre, questo non significa che qualcuno nel momento di crisi non abbia mai usato la spada a questa altezza per proteggersi la testa, per carità. Certo, la spada non era concepita per parare, ma era sempre meglio Meglio del parare di braccio. spada. Esatto, che di zigomo di braccio, quello sicuramente. Però, ecco, però non c'è questa forma mentis, non c'è questa strategia. Quindi lo scudo sicuramente è un elemento importantissimo. Da qui il disabilitare lo scudo dell'avversario. Noi vedremo che nel III secolo a.C., quando l'arte della guerra celtica, gallica in particolare, perderà un po' di punti per motivi sociali, per necessità, vedremo che delle masse che non saranno più costituite da nobili, ma per lo più dal ceto mediano, armate di spada, avranno una scherma molto semplice, ma che è focalizzata, questo ce lo dicono i classici, a sfondare, a spaccare lo scudo dell'avversario con dei grandi colpi passanti, quelli che vengono chiamati mandritti e sgualembri in gergo schermistico, passanti, perché non sono colpi mirati, non è il colpo pump che arriva e colpisce il bersaglio, un bersaglio specifico, ma arriva e spacca e sfonda. Questo perché? Intanto perché fare un colpo mirato è qualcosa di complicato, insomma necessita un certo addestramento. E nel III secolo appunto abbiamo una realtà diversa, adesso ci arriviamo, ma anche perché se io ti spacco lo scudo, in una situazione di mischia ti ho praticamente già ucciso, perché poi non hai più il tuo strumento, non hai più lo strumento per parare. Poi ti spacco la testa, diciamo. Esatto. Passando velocemente al IV secolo a.C., ecco cosa succede invece nel quarto. Salutiamo Riccardo Graziano che veglia su di noi, Vergomaros, che me Ex lo ricordo Vergo. da Vergo, da quando io l'ho conosciuto quando ero un ragazzino di 20, addirittura no, penso di 19 anni, ed ero un rompiscatole della Madonna, Virgo si ricorda bene. Comunque, ecco, insomma, a monte. Cosa succede nel IV secolo a.C.? Nel IV secolo abbiamo una situazione di passaggio, un momento di passaggio. Il mondo celtico in qualche modo si sta assestando in relazione con quello mediterraneo e il IV secolo per certi versi è il principiare dell'età dei mercenari. Con il IV secolo noi abbiamo la diffusione di truppe celtiche che vengono utilizzate dai grandi contendenti per la supremazia nel Mediterraneo, che sono il mondo magno-greco, ad essere più precisi il mondo siceliota, ed essere ancora più precisi Siracusa,
e il mondo punico dall'altra parte, Cartagine dall'altra. I Galli diventano, proprio per il motivo di cui abbiamo parlato prima, sono entrati nella storia come dei guerrieri superlativi e allora tutti vogliono questi guerrieri superlativi. D'altra parte siamo ancora in una realtà che produce questi figli cadetti, produce una realtà turbolenta e soprattutto una realtà turbolenta che magari non ha voglia di essere così turbolenta, soprattutto quando ha trovato nuove terre dove insediarsi. E quindi queste realtà che vengono prodotte a getto continuo dal mondo celtico vengono rimbalzate, e questo un po' il ricordo di questo lo vediamo nelle fonti quando parlano prima dell'arrivo degli Insubri, poi arrivano i Cenomani, poi arrivano i Boi, gli ultimi che arrivano sono i Senoni, e però non è che si attestano nel primo territorio che trovano, sono gli ultimi che arrivano, però sono quelli che vanno più distante. Ora, al di là della parte immaginifica, leggendaria, semimitica della storia, è interessante perché vede un rimbalzare di queste bande guerriere, di queste realtà molto duttili che le proto-nationes celtiche che si stanno sedimentando in Italia non vogliono avere in mezzo alle scatole, perché sono elementi turbolenti. Mi sono appena insediato, mi sono appena stabilito, sto appena cercando di darmi una forma, magari anche beneficiando degli influssi che trovo in questo nuovo posto dove sono arrivato, e poi mi arrivano di nuovo 30 scalmanati da Oltralpe con le spade in mano che non sanno che fare, ma mandiamoli un po' più a sud. Ecco, c'è questo effetto e la valvola di sfogo diventa lo scacchiere politico, geopolitico potremmo dire, del Mediterraneo, dove abbiamo Siracusa che si confronta con Cartagine che è alleata del mondo etrusco e abbiamo dei grandi attori in questo periodo, Dionisio I e successivamente Dionisio II di Siracusa e i grandi generali di Cartagine dall'altra, che fanno ampissimo utilizzo di mercenari gallici che il mondo siracusano recluta nelle Marche, presso le varie colonie che i siracusani avevano stabilito, che avevano rifondato nelle Marche, ma non solo, perché arrivano addirittura, noi abbiamo probabilmente un periodo che vede un controllo siracusano di Adria, quindi forse non erano solo Senoni, ma anche Boi, in alcuni casi mercenari che i siracusani reclutavano. Oltretutto c'è Gambari che ha proposto l'idea di Gambari, ecco, che i taurini conoscono molto bene perché hanno beneficiato per lungo tempo di un rapporto molto propositivo col professor Gambari quando lavorava nella regione Piemonte. Ecco, Gambari, compianto professor Gambari, scrisse una volta che forse i Galliboi arrivarono a controllare per un periodo il corso del Po e di conseguenza l'afflusso di elementi che dalla Celtiché nord-occidentale entravano in Italia e poi appunto proprio tramite l'emporio di Adria venivano immesse nel mercato attraverso l'Adriatico, nel mercato mercenario che li portava a combattere in Sicilia per i siracusani. Ricordiamoci che Adria è sicuramente centro venetico, centro etrusco, però viene ricordata da alcune fonti tarde come Polis Boion, come città dei boi, quindi probabilmente c'era un popolamento catacomas, come si diceva prima, nelle campagne dei boi intorno ad Adria. Tornando a monte, ecco, i siracusani da questa parte, mentre i cartaginesi reclutano nel Golfo del Leone, tramite probabilmente empori etruschi. Il Golfo del Leone, per capirci, è tra quel grande golfo è in Francia, però ecco verso i Pirenei, insomma, nella Narbonese meridionale, nella Provenza meridionale. Quei cartaginesi reclutavano principalmente da lì, questo perché ancora prima, sempre tramite gli empori etruschi, reclutavano mercenari elisici. Gli elisici sono un popolo strano del quale conosciamo poco, che probabilmente nasce dalla commistione di elementi liguri ed elementi iberici. Ecco, ricordiamo che i Celti, facendo il loro ingresso nella storia, fanno i Galli, i Celti lateniani, fanno un servizio bruttissimo ai Liguri, perché prima i mercenari, i grandi mercenari del mondo antico, sono proprio i Liguri. Continueranno ad esserlo in una certa misura, ma il loro ruolo preponderante verrà scalzato dai Galli, appunto. In questo momento, in questo periodo storico, nel IV secolo, l'acquisizione da un punto di vista di equipaggiamento che abbiamo da parte delle popolazioni galliche è legata per lo più ad elementi di prestigio. L'asta da urto, che verrà sistematizzata nel terzo, qui è ancora elemento che viene trovato nelle sepolture nobiliari, ma è segno distintivo.
proprio perché il mondo celtico si sta relazionando con quello classico, con quello mediterraneo, e vede che la lancia da urto è l'elemento caratteristico del guerriero greco. Il mondo greco è il mondo di quelli coi soldi, è il mondo di quelli dalle grandi città, è il mondo di quelli ricchi e che costruiscono delle meraviglie, e allora voglio anch'io la lancia che è elemento caratteristico del guerriero del mondo classico. E poi, ecco, giustamente fai vedere qua un elmo col paragnatide trilobato. Abbiamo la nascita di tutta una serie di protezioni per il capo che beneficiano dell'apporto del mondo etrusco. Noi non potremo mai definire se gli elmi Montefortino e gli elmi gallo-italici, e qua è anche difficile riuscire a tirare una linea tra i Montefortino propriamente detti e i gallo-italici propriamente detti, o celto-italici, perché abbiamo i francesi che dicono una cosa, gli archeologi francesi che dicono una cosa e gli archeologi italiani che ne dicono un'altra. Ecco, però insomma, si tratta di elmi che hanno una calotta e hanno delle protezioni per il volto. La calotta è un elemento che è presente anche prima nel mondo gallico. Avevamo degli elmi in ferro chiamati berru, che erano delle semplici cervelliere, praticamente delle scodelle come le cervelliere medievali, e gli elmi Bockweiler, scusatemi, gli elmi Bockweiler, che sono queste cervelliere in ferro, e gli elmi berru, che invece erano degli elmi allungati a cono, molto potremmo dire, sì, era una forma molto allungata, molto appuntita, che erano in lega di rame, non nemmeno propriamente bronzo, ma in leghe di rame e altri metalli a vario titolo. Ecco, questi elmi, uno, il Bockweiler evidentemente molto funzionale, e il Berru invece molto appariscente, molto immaginifico, ma probabilmente poco solido, visto il materiale con il quale veniva formato. Già in età, verso la fine della Tenà, cominciano a portare alla nascita di modelli ibridi. Iniziamo a vedere degli elmi a calotta però con l'apex, che è quella parte che si vede qui nell'immagine in alto, quel pirulo potremmo dire in cima, ecco, e in bronzo, così come degli elmi appuntiti come il berru, ma non più in lega di rame ma in ferro. Ecco, con l'incontro con il mondo etrusco noi abbiamo la nascita di appunto due tipologie di elmi che hanno appunto le paragnati di queste protezioni per il volto, e ora, per semplificare molto, due macro modelli: da una parte il Montefortino, che è sempre in bronzo, questo in ogni caso. Posso chiederti una domanda? Questa è una costruzione, come tra virgolette, sbagliata, perché è in ferro, sì, questo Montefortino. Certo. Come mai Montefortino in bronzo e l'elmo gallo-italico in ferro? Allora, secondo me, perché il Montefortino intanto il Montefortino è quello più comune, è l'elmo che si trova molto più spesso ed è più economico, ed ha una forma che è legata, questo però è una mia illazione, con le paragnatidi anatomiche avvolgenti. È un elmo che inficia un po' la visione periferica. È ottimo per un combattente di fanteria. Il gallo italico propriamente detto, quello che ha Riccardo in questa foto che ha appuntito, il gallo italico propriamente detto ha sempre le paragnatidi trilobate. Ora, probabilmente i Celti si ispirano nella forma delle paragnatidi trilobate alla corazza trilobata sannitica. Al di là di questo, le paragnatidi trilobate proteggono sì l'area maxillofacciale, ma molto meno di quelle anatomiche avvolgenti, però non inficiano la visione periferica. Ergo è un elmo che è meno protettivo, ma tarato meglio per un combattente che ha bisogno della sua visione periferica, che evidentemente può sacrificare difesa per il volto in cambio di maggiore visione periferica. Quindi è un combattente abile, è un combattente capace, e forse anche un combattente a cavallo, perché se combatti a cavallo anche lì hai bisogno di visione periferica. Ergo, in entrambi i casi sei evidentemente esponente di un ceto sociale
po' più elevato. Se sei esponente di un ceto sociale un po' più elevato, puoi permetterti un elmo in ferro e non in bronzo, perché ricordiamoci che, allora, di base, questo ne parlavo oggi con un mio amico, il ferro e il bronzo non hai un materiale che è superiore all'altro in realtà, perché hanno entrambi dei punti di forza e dei punti di debolezza. In realtà il ferro per certi versi di per sé è più economico del bronzo, perché per farlo hai bisogno solo del ferro, non serve rame e stagno. Uno dei motivi, secondo alcuni, quando c'è il collasso dell'età del bronzo che porta all'utilizzo del ferro, è il fatto che le rotte che portavano lo stagno nel vicino Oriente vengono tagliate, e allora questi devono inventarsi qualcosa di nuovo, utilizzato un metallo che peraltro già conoscevano. Però c'è un punto: per lavorarlo, per costruire un elmo, il ferro ha bisogno di temperature molto più elevate rispetto al bronzo, ha bisogno di va battuto e sempre non ci sono elementi fusi. Gli elementi fusi sono le decorazioni in bronzo, ma la calotta va battuta. Quindi ecco, ha una lavorazione che è abbastanza più complessa. Quindi è qualcosa che oggettivamente, se il materiale di partenza magari è meno costoso del bronzo, la lavorazione è più costosa, soprattutto perché necessita degli altoforni che raggiungano temperature maggiori. Non è un caso comunque che i Celti cominciano a usare in maniera diffusa elmi in ferro, ricordiamo sono i primi che usano elmi in ferro in Europa, dopo il contatto con il mondo etrusco. Perché gli Etruschi, e noi questo lo sappiamo perché è dal VI, se non addirittura dal VII secolo a.C., che producono, solo per carità, per persone particolarmente danarose, ma acciaio forgiato a pacchetto, che è sostanzialmente, si chiama pattern welding in inglese, è una forma di proto-damasco. Ecco, questo vuol dire che c'è una capacità, una conoscenza da parte degli Etruschi di lavorare il ferro che era non indifferente. Ecco perché comunque questi elmi, non solo questi in ferro, comunque in generale i Montefortino e i Galli Italici nascono da una coinè celto-etrusca. Noi non potremmo mai dire che se il Montefortino l'hanno inventato i Celti, li hanno inventati gli Etruschi, questo non lo sapremo mai. Per quanto riguarda la catalogazione, appunto, il problema c'è nel senso che i francesi chiamano qualunque cosa che ha una paragnatide trilobata gallo italico o celto italico, mentre noi chiamiamo l'elmo a calotta bombata però con le paragnatidi trilobate, lo chiamiamo Montefortino Quarelli, è un Quarelli F, mi pare un Quarelli G, non ricordo. Comunque è stato catalogato dal Quarelli come un elmo Montefortino. Quindi qui ci sono un po' di scuole di pensiero differenti, ma figurati, in ambito celtico questa è una cosa purtroppo che Perché è molto la storia dei Celti, se posso. Assolutamente, è verissimo. L'archeologia celtica è molto celtica, nel senso che è funestata da una serie di terminologie diverse, cioè addirittura la divisione tra del latin è diversa in Francia rispetto che in Germania, rispetto che in Inghilterra, quindi è una bolgia. Differenze minime, ma ci sono però. E ecco, parlando del quarto, appunto, quindi abbiamo un momento dove c'è la nascita di questi elementi nuovi che sono frutto appunto della commistione tra i Celti e le popolazioni locali con le quali entrano in contatto. Abbiamo l'adozione in maniera massiccia, ad esempio presso i Boi, dei giavellotti di Popilum. Abbiamo già detto che i giavellotti analoghi, Megaesum, Soriferrum, erano conosciuti, però il pilum è uno strumento che nasce insieme alla cultura etrusca, noi questo lo sappiamo. I primi modelli non sono sannitici, come dicono certe fonti, anche certe fonti antiche, per carità, però i primi modelli che abbiamo sono ritrovati in ambito etrusco. Tant'è che proprio è nell'Etruria padana che i Celti iniziano a assimilare in maniera massiccia il pilum. Nelle necropoli a Monterenzio, Montebibelli, noi vediamo diverse sepolture dove il guerriero gallico, il guerriero boico è seppellito con la spada, con lo scudo e con il pilum. Ecco. E un'altra cosa che comincia in questo periodo, che poi continuerà, sarà una costante, è l'irrobustimento dello scudo. Il Tyreos inizialmente è interamente in legno,
Anche il rinforzo centrale fusiforme, che è quello che protegge la mano e che dà solidità strutturale alla tavola, è il legno. Con i primi contatti con il mondo italico, con il mondo mediterraneo, con il mondo etrusco, si comincia a sovrapporre alla spinatura in legno anche un elemento in ferro chiamato umbone. Questo perché? Perché probabilmente i grossi urti frontali che contraddistinguono gli scontri con le formazioni falangitiche, parlando di falange tipo Politico, che i Celti incontrano in Italia, obbligano a rinforzare la parte centrale dello scudo, perché sennò si spaccava, e se si sfondava veniva ferita la mano, che era quella che impugnava lo scudo dietro. Adesso passiamo velocemente a quello che per me è il... Ah, ecco, beh, questo Montefortino con le corna, questo è molto bello, è un elemento che secondo me, ecco, noi lo troviamo nell'ambito gallico, ma lo troviamo anche nell'ambito ligure, e lo troviamo anche raffigurato sul tempio di Atena Niceforos, di Attalo, che celebra la sua vittoria sui Galati, a riprova che doveva essere un modello un po' universale del mondo, se non celtico, perlomeno gallico. E questo perché, però questa è una mia illazione, fosse analogo all'elmo con la cresta transversa del centurione romano, ovvero un elmo utilizzato da figure di spicco, di rilievo all'interno degli eserciti celtici, questo elmo, ricordiamo, è di terzo, che dovevano essere identificati in battaglia. Dov'è il capo? Lì. E lo identifico se ha siamo qualcosa di già un po' più appariscente. verso un combattimento in formazione, cioè bisogna Assolutamente, vedere... che è quello che nasce, che allora, apprendono in parte durante il quarto, militando come mercenari presso appunto gli eserciti sicilioti e cartaginesi, ma nel III secolo avanti Cristo è qualcosa che esplode, se vogliamo, in ambito celtico, prima di tutto in Italia, e questo per tutta una serie di motivi che sono principalmente sociali. I Galli hanno appreso molto dal mondo mediterraneo, molte cose, tra le quali anche la monetazione. La monetazione ha consentito lo sviluppo di un ceto mediano, e vedremo poi questo ceto mediano che ruolo avrà sul campo di battaglia. Dall'altro lato, essendosi sedimentati, come abbiamo visto in precedenza, avendo creato realtà protostatali, come ad esempio penso la Confederazione Insubre, ma anche le famose 113-112 tribù dei Galliboi, la realtà dei Gallicenomani che faceva capo, perlomeno in parte, a Brixia, a un senato che c'era a Brixia, sappiamo dalle fonti. Ecco, tutte queste varie realtà a un certo punto si trovano a dover fare i conti con i loro vicini, e non più come comprimari. Non sono più questi baldanzosi personaggi che sono arrivati in Italia, si sono imposti perché in maniera un po' guascona, abbiamo visto, no, come forza militare particolarmente duttile, ma hanno iniziato a creare delle vere e proprie ipotesi nazionali, nel senso di Certo. nationes, ecco, non ipotesi nazionali in senso moderno, per carità. Ecco, protostatali, chiefdom, poi il termine corretto in ambito anglosassone è chiefdom. Ora queste realtà debbono gestirsi, debbono anche difendersi e debbono essere in grado di relazionarsi con le loro controparti mediterranee in maniera paritaria. Per farlo non possono più limitare l'esercizio della guerra agli aristocratici e al ristretto seguito degli aristocratici, anche perché 100 anni di mercenariato intensivo, e che oltretutto non cessava più di tanto, perché poi quando a un certo punto viene limitato il canale italiano si apre il canale verso il mondo greco, ecco, aveva risucchiato le risorse dell'aristocrazia. C'è anche questo aspetto da considerare. Ma al di là di questo, il punto è che servono numeri diversi. Dovendo confrontarsi con strutture protostatali come quelle del mondo etrusco, o come la nascente potenza di Roma, il mondo greco, le colonie greche che stavano sorgendo sulle coste della Gallia meridionale,
non si può più avere una forza militare che è costituita solo dall'elite, che sarà per carità una forza molto efficace, ma adesso non si tratta più di andare a rubare i buoi al vicino o a spaventare gli abitanti di una valle per imporsi come classe dominante, no, si tratta di schierare un esercito e magari di dover difendere la propria ipotesi nazionale, come dovranno fare gli insubri, ad esempio, che fondano la fortezza di Acherra e Pizzichettone, sappiamo ad esempio, iniziano a strutturarsi proprio in una maniera interessante. E per farlo c'è bisogno di militarizzare chi militare non è, ovvero il ceto mediano, pardon, scusate, il ceto contadino. Il ceto contadino, che è il grosso, però si trova davanti a una grossa problematica. È una realtà che non ha mai fatto la guerra di professione, che non è capace di fare la guerra di professione. E a questo punto, e questo noi lo vediamo in maniera lampante dal dato archeologico, iniziano a venire assimilati dei modelli dal mondo mediterraneo. Quei modelli che il mondo greco avevano portato in auge e che poi avevano trasmesso in parte al mondo italico, che sono i modelli oplitici, e che il mondo greco probabilmente sviluppa per una scelta filosofica, secondo me, perché io adoro i Celti, ma continuo a dire che i Greci avevano una marcia in più sotto molti punti di vista, perché l'uomo greco, l'uomo miceneo, l'uomo acheo ama la guerra, l'uomo greco no. L'uomo greco, a Se parte gli spartani. posso, molte Prego. volte hai detto nelle altre live, riferendoti anche a un noto storico, che adesso mi sfugge il nome, ha fatto l'arte della guerra in Occidente. Mm-hmm. Se posso dire solo semplicemente il mio punto di visione, secondo me è un po' Certo. un vizio vedere il luogo comune greci come filosofi, quindi non amanti della guerra. Secondo me è giusto capire la cultura greca, che è una cultura agonistica, la politica è agonistica, non a caso inventano anche le Olimpiadi, nel senso come noi l'abbiamo riportato, cioè all'inizio del Novecento, quando di fatto eravamo delle società bellicose. Un esempio, cioè Atene, capitale della filosofia, nel IV secolo, 3 delle grandi delle scuole filosofiche se ne stavano fuori dalla città, che per il mondo antico starsene fuori dalla città vuol dire veramente rompere tutti i rapporti. Secondo me la guerra politica più che filosofica, ad esempio Sparta, che è la vera potenza guerriera, la vera potenza politica del mondo greco, con i filosofi non ci vuole niente a che fare. Atene ammazza Socrate, che è il più saggio di tutti. Secondo me la guerra politica è una guerra agonistica, non tanto filosofica, nel senso ci troviamo quel giorno, il campo sono regole comuni, ci diamo, come dire, una sorta di spinta, c'è qualche morto. Sicuramente, no, allora sottolineo, sicuramente il modello è agonistico, ma perché si arriva? Il punto, io dico una scelta filosofica che porta a un modello agonistico. Perché si arriva al modello agonistico? Perché il mondo greco riesce a dare delle regole e si ostina a dare delle regole a qualcosa che regole non ne ha, purtroppo. E questo lo vedremo quando poi si dovrà confrontare in realtà anche con se stesso, perché già con la guerra del Peloponneso noi abbiamo appaiono delle realtà peltasti, psiloi, acontistai che giocano in maniera sporca, tra virgolette. Ma perché c'è questa volontà? Perché si inventa un sistema, secondo me c'è un enorme pragmatismo, perché si inventa un sistema che dà un risultato incontrovertibile. Cioè chi ha vinto è evidente a seguito dello scontro politico. Non ha senso avere degli strascichi perché tanto abbiamo dimostrato che è più forte sul campo. Ma l'abbiamo dimostrato. Non è una guerra Prego. totale, cosa che la guerra del Peloponneso diventerà. Cioè la Certo, guerra certo. classica, falangitica, non è una guerra totale, ci spingiamo, c'è qualche 200 morti, sono già tanti, poi basta, ognuno se ne torna nelle sue città, non c'è la volontà di conquistare il dominio, cioè Sparta aveva già la Messenia, voleva tenersela per sé, non voleva andarsene. Certo. Cioè, no, assolutamente, ma manca la volontà di, ecco, giustamente tu dici, non c'è una guerra totale, manca la volontà di annientamento dell'altro. Io ricorderò, Enson, nell'arte della guerra occidentale, riporta di uno scontro tra ateniesi e focesi, forse, mi pare, dove i focesi si schierano tra un monte, il mare e un fiume. E insomma, a seguito dello scontro,
quando la falange focese viene bucata dagli ateniesi, e questi non hanno, la falange collassa ma non hanno dove scappare. Gli ateniesi chiaramente non se ne rendono conto, perché uno scontro falangitico non ti rendi conto di niente a un certo punto, avanzano, e io devo ritrovare il passo di Enson che specifica anche qual è l'autore che ne parla. Dice che viene riportata la descrizione di questi guerrieri ateniesi che finita la battaglia si muovono come dei fantasmi per il campo di battaglia, terrificati da quello che hanno fatto. Cioè, oh mio Dio, cosa abbiamo fatto? Perché hanno praticamente massacrato l'esercito avversario, perché è venuta meno la possibilità di scompattarsi. Qualcosa del genere in ambito romano, in ambito germanico, in ambito celtico, penso alle grandi epiche, non ce l'hai mai. Ne abbiamo ammazzati 1000, ma peccato che non ne abbiamo ammazzati 2000. C'è la gioia di avere annichilito il nemico, del sangue del nemico. È una, è una costante. Un altro aspetto che nel mondo greco c'è, le battute sul giovane, nelle commedie, le battute sul giovane ufficiale che si spaventa e che si defeca addosso e il mantello da bianco diventa marrone, oppure la descrizione degli opliti che strascicano i piedi o che si mordono all'interno delle guance per non gridare prima dello scontro. Questo in ambito romano, celtico, germanico è impensabile. Diciamo che i nostri guerrieri hanno paura, mai sia, non bisogna. Il combattente si realizza sul campo di battaglia. Ecco, è per quello, secondo me, per tutti questi elementi che quando vedo come funziona la guerra politica, dico, secondo me, per carità, è espressione comunque di piccoli proprietari terrieri e non di guerrieri, quindi ci sarà anche stato un elemento infatti, pratico se posso, sicuramente. scusami, a Sparta, Prego. no, che quelli erano professionisti, cioè, Ma gli c'erano... Spartani, ma io lo dico, ma gli Spartani sono i bimbi speciali, sono dei bimbi Appunto, speciali, appunto, cioè sono i soldati professionisti. Il discorso che facevamo prima, ad Atene il cittadino quando è chiamato diventa guerriero e non è, tra virgolette, fin 300 Spartani, qual è il vostro mestiere, gli altri è gente che è chiamata per quell'estate. Ma sì, quello sicuramente. Poi, ripeto, dal punto di vista, nell'ambito spartano c'è una struttura ideologica, secondo me, che poi è stata anche molto pompata. Ci sono un sacco di tavole rotonde interessanti, ne ha fatte all'Università di Trento l'anno scorso, molto carine, su un po' destrutturare questo mito degli spartani, questi guerrieri invincibili. Poi, per carità, che ci fosse questo afflato, questo è sicuro, per carità, però fa sorridere perché c'è un nuplita professionista è un controsenso, perché stiamo parlando di gente che sul campo di battaglia doveva tenere uno scudo, tenere una lancia, e adesso non voglio aprire il ginepraio della hoplitic warfare, lancia sopramano, lancia sottomano, cos'era esattamente l'otismos, perché sai bene che soprattutto in ambito anglosassone si scoltellano a riguardo, c'è un dibattito che è ancora molto acceso, molto vivo, molto vivace, e chissà quando finirà, però tutto possono dirmi tranne che dipingermelo proprio per gli strumenti che usavano, come una forma di combattimento duttile, come quella che si fa con un'arma da getto e un'arma manesca. Con una lancia e uno scudo, tu fai con uno scudo come imbracciato, oltretutto, porti avanti una forma di combattimento che è elementare. E questo, ecco, per riagganciarci all'ambito celtico, nell'ambito celtico io vedo un'adozione di questo modello in parte, perché l'Aspis non lo acquisiranno mai, utilizzeranno sempre lo scudo a manopola, sempre il Tyreos, ma inizieranno a utilizzare queste lunghe lance da urto e inizieremo a trovarle nel III secolo in sepolture di persone che non hanno la spada, ad esempio, ma che hanno solo la lancia o magari un coltellaccio. E qua questo è il discrimine di una militarizzazione di persone che la guerra non la sanno fare, ma che devono essere rese autosufficienti, efficaci, il più possibile efficaci, ma soprattutto autosufficienti sul campo di battaglia. E l'unico modo è istruirle in grosse formazioni serrate, irte di lance di 2,5 metri.
E noi abbiamo anche delle descrizioni molto dettagliate di questa forma di combattimento, esattamente di formazioni di questo tipo. Ne parla la prima volta i Romani, Tito Livio ne parla a Sentino addirittura, presso la formazione gallica a Sentino, che si costituisce a testuggine proprio. Ma noi avremo tutta una serie di riferimenti dove viene proprio usato il termine falange facta. E usare il termine falange non è casuale. In latino ci sono centinaia di termini per descrivere una formazione coesa che non è una falange. Se le fonti classiche parlano di falange, e addirittura i greci lo fa, Callimaco nell'inno a Delo parla delle falangi dei Galati, è un greco addirittura che usa il termine, ma vuol dire che quello erano. Ecco, formazioni di questo tipo rendono il contadino gallico efficace sul campo di battaglia, perché non è che deve muoversi in grandi virtuosismi, non deve lanciare giavellotti, vibrare con la spada, ritirarsi, attaccare, no, deve costituirsi in formazioni serratissime, irte di lance, impattare contro il nemico e spingere. E noi questo lo sappiamo perché Tito Livio ci parla di tutta una serie di scontri tra Romani e Boi che si conducono in questa maniera, dove i Romani si trovano in difficoltà perché sono pressati e non riescono a vibrare col gladio, sono pressati dagli scudi dei Celti. Combattimenti dove addirittura non c'è spazio di manovra, ma è tutta pressione di scudo contro lo scudo. E questo viene riportato diverse volte veramente durante la campagna di pacificazione della Cisalpina. E questo è un aspetto. Dall'altro lato noi abbiamo il famoso ceto mediano di cui parlavo prima, ceto mediano che si è potuto produrre, si è potuto articolare grazie all'introduzione della moneta e che è costituito da piccoli proprietari terrieri, artigiani, mercanti, allevatori. Quindi non siamo davanti, non è il contadino, non è il pastore, ma non è nemmeno il nobile. Ecco, questa realtà si vorrà approcciare sul campo di battaglia, questo lo vedremo nella seconda metà del III secolo a.C., non si vorrà approcciare come il contadino. Questo perché, come abbiamo detto prima, l'espressione militare, l'espressione marziale per il Celta equivale all'espressione sociale. Quindi sul campo di battaglia voglio farmi vedere nella maniera più sgargiante possibile, tendere all'ideale guerresco, perché poi questo ha una risposta nella vita di tutti i giorni nell'ambito del prestigio. Solo che questi esponenti del ceto mediano non hanno il capitale per potersi permettere una panoplia analoga a quella del nobile guerriero, che ricordiamo, ecco, nel IV secolo si arricchisce di un elemento che è il cinto sospensorio. Come vi ho fatto vedere prima, avete visto, la spada gallica ha un fodero in metallo. Tutte le spade galliche hanno foderi in metallo. Abbiamo delle spade britanniche che forse hanno foderi organici, ma le spade celtiche continentali, non celtibere, ecco, torniamo a parlare di spade galliche, quindi le spade galliche hanno tutte il fodero in metallo. Costano, il fodero in ferro è un elemento costoso. Il cinto sospensorio, che è sostanzialmente una catena che fascia i fianchi del guerriero, che gli assicura la spada al fianco, minimizzando il moto sussultorio della spada, e quindi evita che gli si infili in mezzo alle gambe mentre corre, evita che si spacchi il fodero e che perda la spada per strada. Ecco, è un altro elemento che costa. Allora il ceto mediano, che vuole però la spada perché vuole avvicinarsi il più possibile al nobile sul campo di battaglia, ripiega su delle spade. Un secondo, come è fatto il nobile, così poi passiamo al mediano. Come è fatto? Allora, nel III secolo il nobile ha spesso un'armatura che in alcuni casi può essere in maglia di ferro. Ricordiamoci che tra fine IV e inizi III secolo a.C. i Celti inventano la cotta di maglia, che ecco, questo è il modello rivettato. Le cotte di maglia rivettate le vedremo nel secondo, inizieranno nella seconda metà del secondo. Le prime cotte di maglia, abbiamo due modelli, distantissimi tra loro oltretutto, di III secolo a.C., una Kirkburn in Britannia addirittura e una Ciumesti in Bulgaria,
che sono ad anelli accostati, semplicemente, accostati e ribattuti, non sono rivettati. Quello è un elemento che arriverà dopo per aumentare ulteriormente la solidità. Oltretutto, inizialmente, la cotta di maglia, ecco, faccio un breve excursus sulla struttura, non è come quella che vediamo qua nell'immagine, ovvero una maglietta, ecco, di maglia di ferro con un rinforzo, con gli umeralia, che sono questi due elementi che rinforzano sulle spalle, ma gli umeralia fanno proprio parte del sistema di chiusura. Inizialmente l'Orica Amata è semplicemente un tubo di maglia di ferro che da dietro ha questi due elementi che protendono e si fermano sul davanti, si chiudono, esattamente come una linotorax o una spolassa, esattamente come le armature organiche del mondo greco, solo fatte in maglia di ferro. Successivamente, tra secondo e primo secolo, invece diventerà una vera e propria, verrà chiusa, una vera e propria maglietta, se vogliamo, per dirla in maniera semplice, di maglia di ferro, e gli umeralia diventeranno dei veri e propri raddoppi. Ma inizialmente non sono dei raddoppi, sono proprio il meccanismo di chiusura. Tant'è che da quello che vediamo sia da Kirkburn, dai resti di Kirkburn, sia dai resti di Sciumesti, uno dei due umeragli era fisso in queste armature di primo terzo, era rivettato alla superficie del tubo metallico. Uno solo si apriva e consentiva di levare l'armatura e rimetterla, l'altro era fisso, anche perché avendo solo i ganci di chiusura e non avendo un elemento fisso, la probabilità che si staccasse in battaglia era evidentemente eccessiva, era troppo pericoloso che si sfilasse e ti cadesse di dosso. Ci mancava quello. Queste armature qui, ecco, c'è chi ha ipotizzato una provenienza inizialmente dalle steppe, ma in realtà no, i modelli più antichi sono proprio gallici, noi possiamo dire che è un'invenzione gallica la cotta di maglia, l'Orica Amata, e questo i romani lo sapevano bene perché l'Orica Amata è un neologismo. Ai classicisti piace tanto inventarsi queste cose, inventarsi i termini latini, ma nessun romano ha mai detto l'Orica Amata. I romani la chiamavano gallica. Questo, l'Orica Amata è perché gli anelli sarebbero degli ami, no? Ma appunto è un neologismo moderno. Il termine romano era gallica, l'Orica gallica, perché ne riconoscevano che proveniva dai Galli. Ecco, il nobile più nobile in assoluto avrà avuto un'armatura di questo tipo, che infatti le fonti legano ai principi celti. Annibale mette in palio delle armature di questo tipo, poco prima di calare dalle Alpi, facendo fare dei giochi, dei combattimenti alla morte tra dei prigionieri che ha catturato per allietare, ma per dare anche una lezione ai suoi soldati, e Polibio, mi pare, scrive che mette in palio le armature, quelle che i principi dei Celti indossavano, i principi dei Galli, perché era un'armatura molto costosa. E se no abbiamo anche armature con la stessa struttura, ma in cuoio o in lino. Secondo me più comune il cuoio. Sappiamo dell'uso di armature in lino presso i Gallici Salpini, perché ne parla nel Punica, ad esempio, se ne parla di un re dei Boi che ha un'armatura in lino, una linotorax, però io credo che fossero più comuni come queste, le spolassi in cuoio, se non altro perché il lino, per l'esperienza personale che ho nella realizzazione di tentativi sperimentali di linotorax, tende a soffrire molto dell'umidità e a marcire. Quindi quando viene lavorato con le colle per indurirlo, poi qua si potrebbe aprire un altro capitolo. Non è detto che le armature in lino fossero indurite con la colla animale, c'è una scuola che dice che lo erano, una scuola che dice che no, discorsi complessi. Penso che dipendesse anche da chi le facesse, non c'era un canone prestabilito. Oddio, allora, sono due cose molto diverse, nel senso che se il modello proposto dai coniugi Aldrete, che furono i primi che lavorarono su una ricostruzione di una linotorax, con le colle animali, diventa qualcosa di molto duro, proprio ci batti contro, sembra quasi di legno, con il calore del corpo si ammorbidisce un pochino e l'effetto di ammortizzazione che ha sui colpi ricorda per certi versi il Kevlar, per capirci, cioè ha le maglie le maglie del lino a diverse tramature impregnate di colla animale tendono a chiudersi quando arriva un colpo, ad ammortizzare. Invece un'armatura in lino in tessuto intrecciato è da una parte è meno dura, dall'altra però tende ad essere a più strati, è più pesante, più soffocante. Quindi ecco, sono proprio cose diverse, quindi io non credo che
coesistessero. Io stesso, ti dirò, io ho sempre lavorato con quelle in colla animale perché mi piaceva molto l'idea e perché ho trovato anche dei riferimenti che potrebbero far pensare a. Però io adesso, se mi dovessero chiedere secondo te come era realizzata la linotorax, le thoraces o i linoi di cui parlano le fonti greche, non metterei la mano sul fuoco né su un modello né sull'altro, perché veramente si trovano nelle fonti elementi contrastanti che potrebbero far propendere verso una versione o far propendere verso un'altra. Terminare col discorso che ci tengo molto a terminare, che poi abbiamo già fatto le 10:30 e non Certo, voglio certo. annoiare troppo il pubblico. Ecco, la classe mediana è molto importante perché si equipaggia tendendo all'equipaggiamento del nobile, ma con strumenti che evidentemente sono di seconda mano. Di seconda mano nel senso che sono realizzati in maniera non così accurata. È proprio in questo periodo che noi assistiamo a due fenomeni che coesistono. Da una parte le spade galliche si allungano, diventano dai 60 centimetri di lama di cui parlavo in precedenza, raggiungono i 75, potremmo dire, di lama, in alcuni casi anche 80, e in diversi modelli perdono la cuspide. Acquisiscono una cuspide un po' arrotondata, diventano sostanzialmente degli strumenti da spacco. Addirittura analisi metallografiche mostrano che hanno in certi modelli una superficie di ferro acciaioso solo su un tagliente. Quindi erano delle robe che erano usate sostanzialmente come delle mannaie. Ma questo perché? Perché chi le impugnava non aveva intanto i soldi per farsi dare una spada, farsi produrre una spada come la Laten B che vi ho fatto vedere, o come una Laten C fatta molto bene, ma non aveva il tempo di addestrarsi ad usarla in maniera particolarmente virtuosa. Questo, unendosi al fatto che gli scontri cominciano ad essere sempre più scontri di grandi masse di uomini che spesso si pigiano tra di loro, lo spazio di manovra per vibrare, per colpire, se non hai una struttura militare molto allenata dietro, non c'è. Ma se posso anche la dimensione, comunque sono spade che iniziano ad avere dimensioni notevoli, cioè io l'ho provata una di queste, cioè fare un affondo devi avere il braccio, io sono piccolino, il ragazzo Turcos che c'è è alto 1,90 e ok, cioè io l'ho provata, miseria, c'è anche proprio la dimensione, penso che non sia stata neanche progettata per dare un determinato tipo di affondi, o in cavalleria che avevi bisogno. No, ma certo, ma sono due aspetti che sono collegati, dato che non ho Certo. l'addestramento per usarla, per portare colpi mirati di punta, per portare affondi, come ad esempio nel duello tra Corvino e il campione gallico nella battaglia dell'Agropontino, il Celta porta un colpo di punta cercando di scavalcare lo scudo del Romano, viene descritta così. Ecco, però siamo nella battaglia dell'Agropontino che è del IV secolo a.C. Ed è un duello. Qua siamo davanti a personaggi che probabilmente non hanno il tempo per addestrarsi a usare la spada in maniera particolarmente virtuosa. Usarla come un bastone, tirare fendenti dall'alto verso il basso è la cosa più semplice, ma se devo usarla come un bastone è meglio che sia più lunga. Se io devo tirare delle grosse bastonate, dei grossi colpi da spacco dall'alto verso il basso, non mi serve una spada corta e affusolata, non mi serve che abbia una cuspide accentuata, mi serve uno strumento da spacco che sia massimizzato per lo spacco. Ed ecco che abbiamo appunto queste spade, queste Laten C, non tutte le Laten C sono così, ma ce ne sono parecchie in ambito cisalpino soprattutto, che sono delle ciofeche, ma sono delle ciofeche anche dal punto di vista metallografico. C'è stato uno studio bellissimo, che oltretutto è scaricabile gratuitamente su Accademia, di Radomir Plainer, che mostra come diverse spade galliche di III secolo a.C. trovate in area lombarda siano orride, siano fatte di ferraccio nemmeno a tempra semplice, lavorato quasi a incrudimento, e sono quelle famose lame che le fonti romane e greche dicono che si piegano, che dicono appunto che viene detto ai romani di attendere che i galli vibrino i primi fendenti, e poi quando dovranno appoggiare la spada per terra, puntellarla col piede per raddrizzarla, allora bisogna attaccare. Ma questo perché? Appunto perché erano strumenti
appunto che erano prodotto per gente. Bisognava fare, oltretutto, sono tanti fattori che si uniscono. Nella seconda metà del III secolo abbiamo un aumento di bellicosità enorme dovuto all'espansione romana, quindi abbiamo un aumento di necessità di strumenti, quindi bisogna produrne tante di queste spade, perché abbiamo appunto il ceto mediano di cui ho parlato prima che vuole la spada, quindi sono tutta una serie di fattori che si concatenano e che per assurdo portano però a un abbassamento della qualità di molte spade celtiche, perlomeno in ambito cisalpino. E una cosa bellissima da un punto di vista sociale è che verso la fine del III secolo a.C., e poi concludo, abbiamo la nascita di un fenomeno che poi vedremo nella sua massima espressione in Gallia Transalpina, che è il fenomeno dell'ambactaggio. L'introduzione del capitale in forma di moneta, di cui abbiamo parlato prima, porta a un'economia più fluida. A un'economia più fluida che non interessa solo la nascita del ceto mediano di cui abbiamo parlato prima in seno alla cultura celtica, ma un'economia più fluida con il mondo mediterraneo. E fa sì che il mondo celtico venga insufflato di merci di lusso, di importazione che arrivano dal mondo mediterraneo. A questo inizialmente i Galli fanno fronte in una maniera bellissima, del quale si parla molto poco perché non aiuta l'altra parte, quella che mitizza i Celti come questi figli dei fiori ante litteram, in comunione con la natura, belli, ribelli e liberi, in contrapposizione con i cattivi romani imperialisti. Però noi dalle fonti sappiamo che i Galliboi, ad esempio, cominciano a commerciare con i romani vendendo schiavi, in maniera talmente tanto massiccia, e gli schiavi che vendevano i Galliboi erano altri Celti, perché insomma il milieu cisalpino era quello, forse ecco, magari qualche ligure di passaggio, però ecco, erano principalmente altri Celti. Questo avviene agli inizi del III secolo a.C. E ne vendono talmente tanti che a un certo punto, per evitare di arricchire eccessivamente una realtà che i romani stavano cominciando a guardare storto, perché c'era insomma il confine dell'Ager Gallicus dei Senoni appena occupato dai romani, la colonia di Rimini, Ariminum, che era proprio sul confine, quindi insomma questi Galliboi non bisognava arricchirli troppo. Si arriva a dire che appunto i romani non debbono più commerciare con i Galli, questo nel III secolo a.C., ce ne parla Trogo, Pompeo Trogo, Giustino che riporta Pompeo Trogo. Ecco, dopo cosa avviene? Il commercio di schiavi, moneta per poi prendere generi di consumo, diventa principalmente, per forza di cose, vista come è strutturata la società celtica, appannaggio delle classi nobiliari, che sono quelle che hanno la maggioranza dei capitali. Solo che i generi di consumo che vengono dal mondo mediterraneo, questi elementi di lusso, immaginiamoci vino, ceramiche, cavalli anche, stoffe, chi più ne ha ne metta, ma in particolare immaginiamoci vino e ceramiche. Ecco, li vogliono tutti. Solo che il grosso della società celtica non se li può permettere. Allora i nobili cominciano a prestare denaro alle altre classi sociali e con questo denaro le altre classi sociali acquistano i generi di lusso che arrivano dal mondo mediterraneo, oppure addirittura i nobili comprano loro i generi di lusso dal mondo mediterraneo e li vendono, e li offrono, li regalano alle altre classi sociali, chiedendo però qualcosa in cambio, il voto in assemblea. E di questo Cesare ce ne parla in maniera profusa. Gli ambacti sono appunto questi personaggi. Ambacto è il corrispettivo gallico di satellite, dei satelliti, è colui che orbita intorno. Sono persone che vengono non dal ceto nobiliare, ma dal ceto contadino, dal ceto mediano, che a un certo punto si strozzi più o meno, dai Artos, più o meno. Fabio Cassone, Artos, è piemontese anche lui, di Ivrea. Ecco, cominciano appunto gli strati mediani più bassi della società a ricevere questi donativi dai nobili e in cambio a dare il loro voto in assemblea. Questi ambacti poi non solo votano
nell'assemblea per i nobili perché ricoprano all'interno delle varie strutture proto-statali le magistrature di riferimento, ma diventano il seguito di questi nobili. In alcuni casi iniziano a trascurare probabilmente le loro attività produttive per diventare la milizia, i bravacci di questi nobili. E questi nobili, per mantenere questa milizia, però devono avere sempre più risorse che diventano sempre di più in maniera esponenziale, perché queste milizie aumentano e dato che sono milizie di gente che deve combattere, sono persone che sempre meno possono dedicarsi alle attività produttive. Insomma, si viene a creare un turbine tale che è quello che parte verso la seconda metà del III secolo a.C. in Gallia Cisalpina e che nel I secolo avanti Cristo ormai è arrivato alla saturazione, ed è quello che Cesare trova quando arriva in Gallia. Una situazione di guerra totale, di tribù e ipotesi nazionali che si combattono le une con le altre perché i loro vertici hanno costantemente bisogno di inserire capitali in più, perché sono capitali che servono per pagare gli ambacti, che non possono più essere mantenuti dalla stessa struttura protostatale da sola di per sé perché ce ne sono troppi e producono sempre meno. E quindi abbiamo questa situazione di guerra totale, che è quella che Cesare trova quando arriva in Gallia, ma è quella che consente a Cesare in una manciata d'anni di conquistare tutta la Gallia, una velocità folle. Sì, Cesare era un genio militare sicuramente, ma lui arriva in una Gallia che è prostrata, con i Germani di Ariovisto che stanno entrando e stanno facendo il bello e il cattivo tempo, e i Germani di Ariovisto approfittano anche loro di questa situazione. Chiamato anche dagli Edui, quindi anche da altri Galli, che all'inizio esattamente, chiamato da altri Galli in supporto, certo. Ma approfitta di un'instabilità politica, ma soprattutto di una situazione di belligeranza al cubo, che è causata da una struttura sociale che purtroppo ha un grosso bug di gestione. Uno dei grossi motivi poi che appunto provoca la stagnazione di questo sistema è anche dovuto al fatto che i Celti hanno all'interno, i Galli in particolare, hanno all'interno una realtà che è molto avversa alla creazione di strutture statali molto complesse e articolate, che è la casta druidica, che sono un po' lo stato nel non stato, amo dire io, perché in una Gallia completamente frammentata politicamente, con 2-3 poli, perché abbiamo Edui, Arverni e Sequani, grosso modo, 2-3 poli principali, proprio sotto una cascata di tribù clienti in lotta tra loro, oltretutto, con una situazione politica complicatissima. Ecco, in una Gallia di questo tipo, però, una volta l'anno Cesare ci dice che tutti i druidi della Gallia si ritrovano nella selva dei Carnuti a discutere a porte chiuse perché solo i druidi ci possono entrare. Parlavano solo di religione questi signori? No, soprattutto perché i druidi non sono solo sacerdoti, ma sono una casta sapienziale che sa far di conto, sono strateghi, sono matematici e probabilmente era gente che beneficiava in maniera trasversale di una situazione politica molto e se posso, debole. dopo la dominazione romana, sono i primi a saltare. Chiaramente, certo, ovviamente, certo, giustissimo. Ecco, terminiamo così il... Prego. Che se il mondo celtico, l'aristocrazia entra di fatto nell'orbita romana, penso con Claudio, se non mi ricordo male, entrano di fatto anche loro in Senato, però chi è che non ci può stare in questo grande mondo di Roma è questa realtà pan-celtica che, come dire, ha dominato, se vogliamo, questi diversi nuclei. Assolutamente, ma abbiamo tanti indizi piccolini a riguardo, molto interessanti. Augusto mette a morte un personaggio, un nobile gallico della Transalpina, perché in un contesto giudiziario viene trovato con un uovo di serpente. L'uovo di serpente in realtà era il guscio del riccio di mare, che veniva chiamato così dai Galli, e che secondo i druidi aveva delle qualità di talismano, di portafortuna, ma di fatto insomma era un elemento che indicava un'appartenenza alla struttura delle credenze druidiche. Basta che un personaggio del genere sia in possesso di questo oggetto, per cui Augusto lo mette a morte. In una realtà come quella romana, dove le persecuzioni religiose non sono... sì, va bene, abbiamo avuto la prima persecuzione religiosa in ambito romano è quella contro i baccanali, dove c'è l'editto quello dei baccanalibus, ma è quando c'è turbativa sociale.
la religione ai romani rompe le scatole quando crea turbativa sociale, e per i druidi il punto non è tanto la religione e la credenza, ma il fatto che, possiamo dirlo forse, che ricordano una sorta di massoneria, oppure mi spingo un po' troppo in là. Un'entità sovrastatale, se Vabbè, vogliamo, va bene, una meglio. colonia, diciamo, celtica, che poteva coordinare o meno, comunque si riconosceva. Adesso io terminerei qui veramente Certo. con questo Cofante di secondo, primo secolo avanti Cristo, che è presenti. Vabbè, dico, qua abbiamo gli elementi dell'armamento che magari rimandano un po' più all'antichità, però ecco, ricordiamo la cosa più interessante è che nel secondo primo la lancia si allunga sempre di più, abbiamo delle cuspidi che sono quelle chiamate a baionetta o biconvesse, che massimizzano la capacità di penetrazione dello strumento, e allora non arriviamo a dire che diventa una picca macedone, perché una picca macedone è almeno di 5 metri e non si può certo brandeggiare con un Tyreos, però Rapin ha ipotizzato lance di 3 metri e mezzo, addirittura qualcosina di più, e secondo me è possibile, anche perché Cesare, parlando nel Bello Gallico, parla di diversi approcci allo scontro nelle stesse realtà celtiche che affronta, dove ci sono dei reparti che corrono verso di lui, scaricano le armi da getto e poi entrano vibrando la spada, e dei reparti che invece lentamente, con fertissimo agmine o instructa multitudo, quindi fa riferimento a formazioni confertissime, coese e instructe, ben organizzate, che invece avanzano marciando verso di lui. Ecco, siamo un po' verso il modello delle formazioni serrate di cui parlavamo in precedenza, ma qui addirittura probabilmente se da una parte abbiamo i guerrieri di professione, o comunque quelli armati con la spada e l'arma da getto, che ancora applicano lo shock and charge, abbiamo formazioni di non professionisti che utilizzano questi, potremmo dire addirittura un quadrato di picche ante litteram, che marcia lentamente verso il nemico opponendogli una selva di cuspidi. D'altra parte Rapin ha ipotizzato che avesse fatto scuola un po' il modello macedone, non per l'armamento in maniera dettagliata, ma un po' l'idea dell'incudine e martello. Si ravvisa ad esempio in realtà miste celto-germaniche, come quella dei Cimbri e dei Teutoni, un utilizzo dell'incudine e del martello a Perchellae. A Perchellae si ravvisa un po' questa fanteria germanica, celto-germanica in realtà, che avanza marciando con queste lunghissime aste, e la cavalleria che cerca di accerchiare, di prendere sul fianco i romani per sospingerli contro questa selva di lance che avanza lentamente. Quindi abbiamo modelli di questo tipo. Poi ecco, con Vercingetorige si legge, questo è molto interessante, che lui durante la rivolta pangallica raschia in Gallia i cacciatori, gli arcieri, che Cesare dice in Gallia sono numerosissimi, però si tratta di un approccio che in realtà noi non troviamo sistematizzato prima della rivolta pangallica di Vercingetorige. Secondo me, dato che combattenti col narco sono citati saltuariamente in ambito gallico, nel III secolo, quando abbiamo della fanteria leggera, o meglio degli euzonoi, dice Polibio, parlando della fanteria, usando un termine greco, che in realtà sarebbe incursori, più corretto, euzonoi, letteralmente è fanti dalla bella cintura, dalla comoda cintura, sta a vedere. Però ecco, viene normalmente inteso tutt'oggi, gli euzonoi sono un corpo dell'esercito greco moderno di incursori che si muove sui monti, ecco. Quindi dà l'idea di una fanteria altamente mobile. Ecco, la battaglia di Talamone nel III secolo, Polibio dice che i Galli hanno degli euzonoi, quindi una fanteria leggera ci sarà stata, però un utilizzo intensivo di arcieri questo c'è con Vercingetorige. Ma questo perché? Perché in maniera tardiva i Galli provano a trovare un modo, cercano disperatamente un modo per rispondere ai reparti di specialisti dell'esercito romano, i frombolieri delle Baleari, gli arcieri cretesi, e allora ecco che provano a strutturare delle fanterie leggere anche con armi da tiro. Però ecco, siamo davanti agli strati più bassi della società, i cacciatori delle comunità periferiche che vengono irreggimentati in qualche maniera, usano i loro strumenti da caccia e cercano di creare un fuoco di sbarramento che sia perlomeno analogo, se non qualitativamente, quantitativamente, a quello delle truppe di specialisti dell'esercito romano. La regina
degli eserciti celtici di secondo, primo secolo avanti Cristo è la cavalleria, ecco, esattamente. E questo lo sappiamo perché le spade perdono il cinto sospensorio tra secondo e primo, non dappertutto, perché in realtà noi abbiamo dei cinti sospensori in Gallia Belgica fino nel primo secolo avanti Cristo, io ne ho visti. Diverse dispense ne parlano, però ecco, diciamo che si rarefà. La spada normalmente non è più portata col cinto, ma perché normalmente chi porta la spada non è il fante, ma è il cavaliere, quindi non deve correre, ma sta a cavallo. E non che prima non esistessero cavalieri, però prima o sono schermagliatori a cavallo che lanciano giavellotti, ne abbiamo attestazione ad esempio tra mercenari Xenofonte. di sì, esattamente, esattamente, mercenari che Dionisio I manda in appoggio agli Spartani contro gli Argivi, esattamente. E, oppure sono sostanzialmente dragoni, ovvero fanti a cavallo, come la cavalleria celtica utilizzata da Annibale a Canne. Qua invece abbiamo dei combattenti che proprio sono strutturati per combattere a cavallo, perché hanno delle spade che arrivano anche al metro di lama e alcune che addirittura non hanno proprio la cuspide, ce ne sono alcune che sono rettangolari, che sono senza non hanno nemmeno la cuspide arrotondata, sono proprio hanno la forma rettangolare e vengono usate per tirare delle gran falciate da cavallo, né più né meno. E la cavalleria gallica era molto apprezzata in ambito romano, tant'è che noi sappiamo che da Arriano che tutta una serie di termini impiegati per definire l'approccio, le tattiche dei cavalieri romani in età tardo imperiale, ci viene detto appunto da Ariano che sono dei termini di origine gallica, xynema, stolutegon, che riguardano l'utilizzo dei giavellotti a cavallo, oppure ecco, lo stolutegon è l'arte di piegare il braccio tenendo il tyreos impugnato dietro la schiena mentre si fugge per proteggersi la schiena dai lanci dei giavellotti Però comunque se nemici. posso questo tour si è presa verticale. No, non necessariamente. Non necessariamente? Ok, No, 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 scusami. no. La presa verticale, allora, ci sono alcuni modelli di Tyreos, ce n'è uno che è stato ritrovato agli Offspring, ma noi vediamo i cavalieri che ce l'hanno tranquillamente con la presa orizzontale, ma anche perché a cavallo viene tenuto addeso al corpo nella stessa mano con la quale tieni le redini. E Quando appunto la poi presa verticale non potrebbe aiutarti a tenere le reti. potrebbe aiutarti, ma poi perdi completamente la funzione del Tyreos per quanto riguarda quando è accostato al corpo, nell'allontanamento e chiusura del cono di protezione e per quanto riguarda la verticalizzazione per tirare colpi di taglio. Cioè perdi Giusto, parte del giusto. dinamismo della struttura. Ci sono diverse steli britanniche, cioè romane in Mhm. Britannia, che mostrano dei cavalieri che di solito che travolgono sempre i pitti, il vecchio stilema della celtomachia, della galatomachia, e che vengono mostrate delle volte con l'interno dello scudo e là tu vedi che l'impugnatura è ancora orizzontale. E comunque, ecco, addirittura sono talmente apprezzati che i termini legati e le tattiche della cavalleria tardoromana pescano dal mondo celtico. Addirittura noi abbiamo una descrizione nella battaglia di Carre di un virtuosismo da parte dei cavalieri gallici, probabilmente reclutati tra i gallici alpini, mi viene da dire. Qua nel Veronese abbiamo un sacco di tombe di primo secolo con dei corredi militari, con delle spade lunghissime, alcune sepolture col cavallo. Ecco, che lanciando i giavellotti contro i catafratti dei parti, vedono che i loro giavellotti rimbalzano, non usano le loro spade lunghe, probabilmente perché la spada lunga comunque è un'arma che è concepita per che il cavaliere se ne avvalga contro il fante, e hanno un'idea estemporanea, usano i loro coltellacci che si trovano di nuovo anche quelli molti nelle sepolture del Veronese, hanno una struttura particolare, ricordano vagamente le copis, anche se in piccolo come struttura della lama, un po' dei cucri indonepalesi per capirci. Comunque la fonte dice che utilizzano i loro coltellacci, sbalzano giù da cavallo, si gettano sotto la pancia dei cavalli dei parti e li sventrano da sotto. Ecco, quindi è un'immagine molto eroica, se vogliamo. Io ora veramente non vorrei Bene, essere... beh, ti ringrazio, abbiamo fatto un super viaggio. Per concludere possiamo dire come viene fuori. Abbiamo da una parte, diciamo, la nobiltà, l'elite, quelli che sanno fare veramente la guerra sono i cavalieri, che in quel cavallo rimane uno status del nobile e del ricco, anche se affiancato, comunque abbiamo il cavaliere e l'elite. Abbiamo
le truppe specializzate che provano a fare, che ci provano a fare i nobili, queste fanterie che lanciano armi da getto, però combattono con spada e scudo, e poi abbiamo la grande massa dei fanti con queste lunghe picche e lo scudo, e poi abbiamo gli ultimi che sono i fanti leggeri, sempre in supporto alla cavalleria schermaglia, ma di fatto mai una vera fanteria specializzata. Quindi questo è il quadro. Ecco, non ho parlato dei gesati, questo ecco, che sono una casta molto particolare, e una piccola chiosa, il guerriero nudo di cui si parlava all'origine, che è un po' il celta archetipale, mostruoso. Ecco, non è che se lo sono proprio inventato i classici, ma i classici trasformano il particolare nel generale, prendono l'elemento più alieno che c'è in assoluto e l'elemento che è più ferino, più bestiale, lo sistematizzano e per loro diventa il celta archetipale. Ma in realtà questi combattenti nudi, che sono i gesati o gaesati, portatori di gesum, giavellotto metallico in ferro di cui si parlava prima, sono una casta di mercenari sacri, potremmo dire, che trovano un parallelo interessante con i Berserkir e gli Ulfenar della cultura norrena, perché hanno dei punti in comune. Non c'è il totemismo animale, ma c'è il combattere nudo, mostrando sprezzo del pericolo. In ambito germanico noi sappiamo che c'era norreno, sappiamo che c'era la credenza radicata che questi guerrieri sacri potessero combattere nudi perché la divinità, Odino in questo caso, rendeva la loro pelle impervia al ferro nemico. È probabile che la matrice dei gesati fosse analoga, che ci fosse una sacralità e una convinzione di resistenza totale al ferro in questo caso, ecco. Se posso fare un breve parallelo contemporaneo, per esempio c'è un saggio, si chiama Generazione Kalashnikov, parla di bambini soldato degli anni 90, parla dell'animismo che è diffuso in Africa come religione, parla a questi bambini, viene fatto questo rito con l'acqua, di come dire, grazie a questo, tra virgolette chiamiamolo battesimo, di essere invulnerabili ai colpi dei proiettili, quindi questa cosa permane nella C'è cultura. Moi Mulele, l'acqua di Mulele, che ecco sì, c'è in Africa, questo c'è, ma se andiamo un parallelo interessante, anche la Ghost Dance degli indiani d'America, nell'ultimo periodo, tra 800 e 900, proprio gli ultimi scontri, quelli che arrivano a Wounded Knee, c'è questo culto della Ghost Dance, la danza fantasma, con le ghost shirt, le magliette fantasma, che avrebbero dovuto rendere allora, questa danza avrebbe dovuto far tornare intanto tutti i guerrieri morti degli Sioux delle epoche passate, ma avrebbe anche dovuto rendere immuni chi la faceva, chi la danzava, ai proiettili dei bianchi. Quindi sì, è un elemento che è un po' ricorrente anche questo in tutte le culture. Io dico sempre che quando si parla, si cerca di legare a una cultura specifica, o il Versacrum, o la famosa tripartizione castale, in quale abbiamo parlato di un altro elemento. Più si va avanti, più ci si rende conto, questo non vuole appiattire il discorso culturale, per carità, però ci si rende conto che certi elementi tendono ad essere universali. Bene, allora ringrazio Joa per questa super chiacchierata, Grazie a te. ringrazio ancora una volta chi mi ha permesso in quelle situazioni di terra taurina per le immagini, anche i salassi da Val d'Aosta. Salutiamo Turcos che ci ha seguito. E nulla, ringrazio ancora Joel, troverete in descrizione tutti quanti i link sia delle associazioni sia anche di Joel, sia anche ovviamente il suo canale YouTube, ma penso che tutti quanti lo conoscete, ma anche i suoi saggi, tra l'altro l'ultimo, diciamo la correzione, l'arte della guerra in inglese, poi le tue ultime uscite, lo scudo e la spada del legionario romano, se non mi ricordo male, il In titolo. italiano, sì. Adesso un altro progetto in divenire, che è il censimento di tutte le battaglie combattute dai Celti in Italia, sulla base delle fonti storiche, chiaramente, cercando di contestualizzarle. È un progetto abbastanza corposo, però ecco, sono a buon punto. Vediamo se riesco a farlo uscire entro quest'anno. Vediamo. E vediamo con Siamo che case editrice. molto contenti. Diciamo, se non erro, cos'è la tua prima playlist del tuo canale YouTube, le battaglie dei Celti? Avevo iniziato, sì, poi non sono andato avanti perché era una roba che interessava più a me che ad altri. Però ecco, A poi me è non interessato, quindi mi fa piacere questo. Sì, là sono arrivato, mi sa, solo alla battaglia di Mediolanum, in realtà, quella del 222. no, sei andata avanti No. un bel po' le battaglie dei Celti in Italia, la tua playlist.
Sì, ma non penso di essere penso di essermi fermato alla prima conquista dell'Italia, perché poi c'è quando arriva Annibale, che allora c'è tutta Ah la sì, esatto, rivolta e sì, poi sì, c'è sì, di la prima conquista nuovo. d'Italia. E ecco, visto che c'erano dei salassi, parliamo di orgoglio salasso a questo punto, perché insomma per conquistare la Cisalpina in fondo i romani ci hanno messo relativamente poco. Per conquistare le terre dei salassi ci hanno messo 150 anni, mi pare. È una cosa terrificante, perché i primi no, beh, 150 no, ma i primi scontri sono del 160, credo, e gli ultimi sono del 25. La battaglia di Augusta Pretoria è tipo del 25 a.C. I primi scontri con i Salassi sono del 160. Dovevano essere cattivissimi questi Salassi. Ecco. Bene. Vabbè. E nulla, grazie Ringrazio ancora ancora e a presto, allora. beh, sicuramente. Magari per la Allora, prossima volta sarei tu ospite da me. Mi farebbe piacere. volentieri, possiamo farlo ben volentieri. Ti ringrazio. Beh, allora saluto ancora tutti, grazie a chi ci ha seguito e auguro una buona serata e direi anche una buona notte. Ciao a tutti.